Ok, questo è tipo, ora è tutto. Buongiorno a tutti. Scusateci per il ritardo, ma sappiamo che qui non è semplicissimo parcheggiare e anche qualcuno ha avuto difficoltà a trovare l'aula. Ci scusiamo quindi per questo ritardo. È per me un onore avervi qui. Vi ringraziamo per essere intervenuti e per aver accolto un'iniziativa in cui io e la dottoressa Fisichella, una collega psichiatra e amica, abbiamo deciso di investire in maniera un po' nuova per la clinica psichiatrica, aprendo lo sguardo a dei fenomeni che oggi, come capiremo nel corso della giornata, sono molto frequenti. Come nasce l'idea di questa giornata? Io e Deborah ci siamo incontrati per discutere di alcuni progetti, di alcune situazioni, ma come spesso capita di condividere le esperienze che ultimamente abbiamo nel mondo della psichiatria e di quanto questi fenomeni stiano oggi cambiando, richiedendo quindi l'intervento, l'aiuto, il sostegno anche proprio nella colleganza e quindi la possibilità di discutere su questi fenomeni nuovi e di poter creare degli spazi, dei momenti di incontro, di scambio e di possibilità. Ringrazio intanto tutti i relatori che sono intervenuti e che oggi ci aiuteranno a costruire questa giornata. Avremo il collegamento con il professore Eli Sommer, professore di fama internazionale e presidente della società internazionale sul trauma e la dissociazione. Quindi questo per noi è davvero un grande onore. Ringrazio già da adesso chi ci ha aiutato negli sforzi di questa giornata e in particolare la dottoressa White e il dottore Ferrigno, che dietro le quinte ci aiuteranno a garantire che tutto, speriamo, funzioni per il meglio. Vuoi dire qualcosa? Io sono veramente contenta di avervi qua, di essere qui con la professoressa Signorelli e di esserci ritrovate oggi insieme per questa bellissima giornata. E speriamo che vada tutto bene. Ancora so che ci sono persone che devono arrivare, però dobbiamo necessariamente iniziare. Speriamo vada per il meglio. Se avete poi domande ci sarà poi uno spazio dedicato alle domande dopo, va bene? Lascio il microfono alla nostra moderatrice. Grazie. Iniziamo la giornata con l'intervento della dottoressa Valeria Franco. La dottoressa Valeria Franco è la presidente e la fondatrice dell'associazione Maladaptive Daydreaming Italia, counselor in dinamiche relazionali. Prego. Grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie di avermi ospitato qui. Io sono Valeria Franco, nella vita mi occupo di altro, mi occupo di marketing e comunicazione, in particolare per enti culturali. La mia laurea e il mio master sono appunto nell'ambito artistico. Questo per me è volontariato, è una missione di vita che seguo da 10 anni. Recupero l'indicatore. Sono appunto la presidente dell'Associazione Italiana per il Maladaptive Daydreaming e faccio parte anche del consiglio direttivo dell'Associazione Internazionale. Oggi vi parlerò in queste due vesti. Non scorre. Intanto vi accenno un po' a cosa affronteremo oggi. Adesso va. Ok, allora vi parlerò un po' di che cos'è il Maladaptive Daydreaming, senza entrare nel dettaglio medico, perché oggi avremo molti professionisti che lo affronteranno da questo punto di vista. Io ve ne parlerò dal punto di vista umano. Vi parlerò delle community online e del ruolo che ha avuto Internet nella creazione di consapevolezza su questo disturbo. Vi parlerò delle nostre associazioni, quella italiana, che oggi è proprio partner di questo evento, e anche di quella internazionale, e di cosa più o meno stiamo facendo. Sono molte cose, facciamo un breve carosello. Allora, iniziamo. Cos'è il Maladaptive Daydreaming? Per chi lo vive? Non do per scontato che voi lo sappiate, perché è un disturbo ancora veramente poco conosciuto. È un'attività di fantasia,
ma talvolta è vissuta più quasi come una vita parallela. È un senso di dipendenza, non si riesce a fare a meno, non si riesce a controllare. Ecco, io uso questa metafora per farmi capire da chi non è maladaptive daydreaming. È come avere Netflix direttamente nella testa. Posso vedere delle serie TV immaginandomele. Questa forse è la metafora, insomma, che mi aiuta di più a farmi capire. Tendenzialmente ci vogliono 2 elementi per avere un maladaptive daydreamer. Uno è la capacità di fantasticare in maniera immersiva, con un senso proprio di presenza, e questo di per sé non è un problema, è un tratto caratteriale, alcune persone sono così. Però, essendo molto gratificante, può esserci una dipendenza da questa attività, cioè può esserci una mancanza di controllo. Se ci sono questi 2 elementi c'è maladaptive daydreaming. Se c'è solo fantasia che non crea problemi, la chiamiamo fantasia immersiva, immersive daydreaming. È la stessa differenza che passa tra bevo un bicchiere ogni tanto e sono un alcolista, bene o male. Forse è una metafora un po' forte, però a volte aiuta a capire. Cosa non è? Non è un'esperienza creativa o artistica, non ha un output. A volte noi siamo stati contattati da persone che ci dicono: io sono sicuramente un maladaptive daydreamer perché faccio lo scrittore, vivo in un mondo di fantasia. Ecco, per definizione non è quella cosa lì, perché maladaptive significa disfunzionale. Quindi magari togliendo la parte maladaptive, venendo fuori dal problema, si potrebbe usare la fantasia anche per scrivere. Ma appunto è qualcos'altro. Non è un'esperienza positiva, nel senso che finché si fantastica si ha una sensazione positiva, ma poi rimane il vuoto, rimane un senso di dramma, di non vissuto. E non è il classico rimuginare o vagare con la mente, che può essere negativo, ma appunto è qualcos'altro. Queste sono piccole indicazioni che vi do. Ad esempio, il maladaptive daydreamer è sempre consapevole della finzione, non si confonde. Se una persona confonde la fantasia e la realtà, abbiamo qualcos'altro. Non è un episodio singolo, di solito c'è un elemento narrativo molto forte. Il modo più tradizionale di avere maladaptive daydreaming è quello appunto di avere una storia che dura addirittura per mesi, finché non esaurisce il suo potenziale, non esaurisce il sapore, e a quel punto la persona cerca un'altra storia altrettanto gratificante. Poi ci sono ovviamente delle varianti, ma ci sono anche storie che durano come una soap opera, durano una vita intera, una vita parallela. Tenete conto che, per quanto i maladaptive daydreamers sono consapevoli della finzione, i sentimenti e le emozioni che provano sono reali. Cioè, se io mi innamoro nella mia vita immaginaria, quel sentimento è reale. Ed è questo che lo rende così drammatico. Per questo è così difficile staccarsi, perché quello che io provo è reale. Il tempo è l'elemento chiave. Allora, non so se si sia capito, ma anch'io sono stata una maladaptive daydreamer. Per questo è una missione così forte per me. E il tempo è l'elemento che viene distrutto, che viene sciupato nel maladaptive daydreaming. C'è chi ha detto, infatti l'ho messo tra virgolette, che il tempo per un maladaptive daydreamer è come il denaro per il giocatore d'azzardo, cioè è quella risorsa che viene dilapidata e non si sa in che modo. Ci si rende conto che si è passato tutto il pomeriggio e si è solo fantasticato, che sono passati anni. È tempo appunto di studio, di lavoro, è tempo del sonno, perché i momenti critici tante volte sono quelli appena ci si addormenta e quando ci si sveglia, o anche ci si sveglia nel cuore della notte, la fantasia parte, non si riesce a controllare, ma è anche tempo di vita, cioè ci si guarda indietro e si vedono dei buchi, si vede mancanza di esperienze. Orientarsi nel mondo dei maladaptive daydreamer. Queste sono alcune cose di cui bisogna essere consapevoli, che magari vi aiuteranno a navigare anche i prossimi interventi. Allora, trigger. Questa parola significa innesco in inglese e sono quegli elementi che fanno scatenare la fantasia. Quasi
senza nemmeno la volontà. Possono essere film, videogiochi, libri. Ad esempio Maladatti the Dreamer può guardare un film e contemporaneamente fantasticare, cioè le due cose possono avvenire nello stesso momento e non riesce a farne meno. Il trigger più potente di tutti è la musica. La musica è una specie di colonna sonora, come nel film della nostra testa. E infatti noi nella nostra comunicazione usiamo molto anche le figure con le cuffie, perché le cuffie sono proprio un elemento che i Maladatti the Dreamer tendono a riconoscere come proprio. Ci sono persone addirittura che nascondono le cuffie o le lasciano scaricare come strumento di controllo del Maladatti the Dreamer. E movimenti ripetitivi, camminare avanti e indietro, per quasi un'autoipnosi per agevolare la permanenza nelle fantasie, nei corridoi, intorno a un tavolo. La vergogna, un senso di vergogna molto forte, abnorme, che rende molto difficile comunicare questo, anche con la famiglia. A volte le persone che partecipano alle nostre attività lo fanno di nascosto, addirittura hanno partecipato alle call dalla loro macchina per non farsi sentire. La solitudine, si soffre ma anche si ricerca la solitudine, perché si fantastica meglio da soli, quindi subita ma anche ricercata. Tutti dichiarano di aver sempre fantasticato, quindi infanzia, prima adolescenza, ma tende a diventare un problema dopo, da più grande. Ecco, questi sono due preconcetti che vorrei evitare. Il Maladatti the Dreaming non è un problema giovanile, è un problema di tutta la vita. Tende a esplodere negli anni dei giovani adulti, infatti è quella l'età in cui tante volte arrivano da noi chiedendoci cosa devo fare, ma potrebbe anche essere perché la vita cambia a quel punto. Quando si è alle scuole superiori la vita è molto strutturata, poi magari si va all'università e si deve gestire tempo, tanto tempo per preparare un esame, e il tempo, come abbiamo visto, è un problema. È drammatico sentire le storie delle persone grandi, magari anziane, che hanno fantasticato tutta la vita e si guardano indietro e dicono: io non ho vissuto, ho fantasticato, non ho vissuto pienamente. È drammatico. Si può sempre iniziare a vivere e a smettere di fantasticare, però appunto il Maladatti the Dreaming dà questo senso di vuoto. Altro preconcetto che vorrei evitare: non sono persone chiuse in casa. A volte magari sì, però noi abbiamo tanti anche soci che hanno fatto viaggi, anni all'estero. I Maladatti the Dreamers sono dei maghi della dissimulazione, sono in grado di parlarvi e contemporaneamente fantasticare, è molto difficile. Appunto questo senso di vergogna crea quasi un talento incredibile nel nascondere questo problema e probabilmente è il motivo per cui ne stiamo parlando come società così tardi. Allora, nel 2015, adesso è il momento in cui di solito arriva la slide un po' di storia, quella che spaventa tutti perché è noiosissima. No, vi assicuro che non è così. Vi voglio solo raccontare una cosa che è successa nel 2015. Questo. Ho fatto una ricerca su Google. Non era la prima volta. Ho cercato una risposta e non trovavo una risposta. Cosa significa fantasticare troppo? Perché non riesco a smettere? La differenza è stata che questa volta ho fatto una ricerca in inglese e che questa volta c'era qualcuno che mi poteva dare una risposta, ed era questo signore qui, il professore Elie Sommer, che ha dato una definizione. Maladatti the Dreaming è un'attività di fantasia che interferisce con la vita sociale e con la vita lavorativa professionale. Interferisce con la vita, sostituisce le interazioni. Non solo, ho trovato anche alcune community online, persone che raccontavano storie, le loro storie, e io mi ci riconoscevo. E il punto è che io ho dovuto fare la ricerca in inglese e ho pensato, forse in Italia non tutti parlano in inglese. E quindi ho deciso di creare un sito in italiano e una community in italiano per poter parlare di questo. Oggi siamo a 10 anni più tardi e abbiamo una sala di persone che vogliono parlare di Maladatti the Dreaming e questo mi rende estremamente orgogliosa.
Le persone hanno cercato per anni risposte ed è un movimento che veramente è nato dal basso, è nato anche grazie a internet. E questo è stato anche difficile perché anche giustamente c'è un po' di pregiudizio nei confronti di internet. Se qualcuno va dal medico e dice io credo di avere questo perché l'ho letto su internet, c'è un po' di pregiudizio. Però bisogna sempre ascoltare le persone, quello che portano, e se le persone non trovano risposte, le cercano su internet, oggi non si può pensare di prescindere dal mondo di internet e dalle risposte che può dare. È nostra responsabilità dare le risposte giuste, dare risposte corrette. Bisogna essere là dove sono le persone e le persone attualmente sono su internet, nelle community online e cercano risposte e noi abbiamo visto il potere che ha far sentire le persone accolte. È un valore fondante per noi come associazione quello dell'accoglienza. Abbiamo team di volontari, una delle priorità è rispondere sempre, rispondere alle mail, rispondere su Instagram. Una persona ci scrive, noi vogliamo che questa persona riceva una risposta che dice sì, ti ho sentito, riconosco il tuo dolore, sento che è difficile. Queste persone a volte fanno un pezzo di viaggio con noi, a volte si iscrivono, a volte diventano volontarie, a volte invece non li sentiremo mai più, ma sappiamo che la loro vita è cambiata perché abbiamo dato un nome a quel loro problema. Loro adesso possono andare da un terapeuta con delle informazioni. Non si sentono più sole, riescono a dare un confine a questo problema, a dare delle risposte. Oggi le community online sono veramente tante, non pensate solo a Facebook, ce ne sono tantissime. Reddit ha più di 100.000 iscritti. Io sono molto legata alla community di Wild Mind, che è un forum, perché è il forum più vecchio, di più vecchia data, sono 15 anni di testimonianze. E questo forum stava per essere chiuso nel 2020 perché la ragazza che l'ha creato non poteva più permettersi di mantenerlo. Io l'ho contattata e ho chiesto un passaggio di proprietà, quindi oggi gestisco questo forum, appunto perché è una miniera di informazioni. Ci sono 19.000 iscritti attualmente, di cui sappiamo anche sesso, età, provenienza. Sono tantissime testimonianze, 15 anni di testimonianze. Ecco, ed è il primo forum dove io ho passato tempo e giornate a leggere le storie degli altri. Cosa cercano le persone? Appunto, vogliono leggere le storie degli altri, vogliono sentirsi compresi. Ecco, vi prendo un po' in causa. Vogliono anche sapere perché i terapeuti non li capiscono e talvolta persino li sminuiscono. Non capiscono perché sia un problema fantasticare. Allora, visto che ci sono le community online, perché anche le associazioni? Nel 2020 ho aperto l'associazione italiana Maladaptive Daydreaming Italia. Cosa ho fatto? Con le persone con cui avevo collaborato gestendo il gruppo Facebook, ho creato l'associazione, cioè i moderatori sono diventati il consiglio direttivo. La moderatrice che era con me da più lungo tempo, Aurora Surolli, oggi è vicepresidente dell'associazione. Abbiamo imparato, non sapevamo come si faceva l'associazione, ci siamo messi lì e l'abbiamo fatta. Con questa esperienza, l'anno scorso, ecco, questa di fatto è stata la prima al mondo associazione dedicata al Maladaptive Daydreaming, che sia un'associazione, non una semplice community. Su questa esperienza abbiamo creato anche l'associazione internazionale con la collaborazione di Elie Sommer, della dottoressa Nirit Sofer-Dudek, che è una collaboratrice di Elie Sommer, e altri esperti internazionali di questo disturbo. Oggi la presidente è la dottoressa Amy Lucas, inglese. Allora, perché, dicevamo, se ci sono già le community, che differenza fa avere delle associazioni? Una differenza enorme, perché vogliamo avere una struttura, vogliamo avere autorevolezza. Creare un'associazione significa poter parlare con le istituzioni, come oggi noi stiamo parlando con il Policlinico. Significa avere trasparenza, possiamo raccogliere fondi e fare progetti. Significa poter accogliere eventualmente progetti. Noi siamo nati come associazione piccola, informale, è tutto gestito da volontari, sono associazioni non profit. Appunto,
Magari arriva qualcuno e dice vorrei fare questo progetto, vorrei portarlo nelle scuole, vorrei aprire dei centri. Avendo un'associazione possiamo pensare di sviluppare altri progetti futuri. Connessione appunto con i professionisti, le persone ci chiedono con chi posso parlare, appunto ci piacerebbe avere una rete anche di professionisti che sanno cos'è il Maladaptive Dreaming. Che cosa stiamo facendo? Allora, con l'associazione italiana l'attività più amata dai nostri soci è la stanza del lunedì. È una video call che si tiene il lunedì sera in cui le persone partecipano anche in anonimato e si discute di un tema che scelgono loro, lo scelgono di volta in volta, facciamo un piccolo calendario. E appunto è bellissimo perché si sentono le nostre voci. Le discussioni si fanno anche molto accese a volte, è proprio, ecco, crea quel senso di comunità. Contatto con le università. Diamo supporto alle università che i tesisti, gli studenti ci portano i loro questionari e hanno bisogno di divulgarli. Su questo abbiamo la dottoressa Sara Spisto, che è psicologa clinica, che è qui davanti. E lei è responsabile appunto di tutto questo, della gestione con le università, che a volte può essere anche complicato. A volte ci arrivano magari studenti che hanno lo stesso identico questionario ma su 2 link diversi. Allora noi cerchiamo di avere un contatto con la scuola perché appunto le persone altrimenti, se continuiamo a sottoporre gli stessi questionari, sono noiosi, le persone non li fanno più. Cerchiamo di coinvolgersi, abbiamo inventato le live su Facebook, insomma, ecco, stiamo cercando di capire come fare in modo che le persone partecipino alla ricerca, perché la ricerca è importante. Contatto con i professionisti che cercano le informazioni, alcuni sono diventati soci, abbiamo creato un comitato etico-scientifico, sia per l'associazione italiana sia per quella internazionale, ISMD è l'associazione internazionale. Abbiamo il desiderio di essere presenti con informazioni precise su internet. Quindi questi sono ad esempio i nostri blog, vogliamo dare informazioni sia appunto di carattere generale come la scuola eccetera, ma anche tecnico. Le persone ci chiedono che cos'è la comorbidità, ma se io ho la DHD cosa c'entra con Maladaptive Dreaming, c'è qualche connessione? Quindi noi cerchiamo di dare risposte, di scrivere articoli. Idealmente vorremmo avere una Wikipedia del Maladaptive Dreaming in futuro all'interno di questi siti. SMD sta diventando un riferimento in tutto il mondo, appunto ci sono così tante energie, tante community online, stiamo cercando di incanalarle, stiamo creando dei team di volontari che lavorano su vari argomenti, come la comunicazione, la gestione della membership, eccetera. E in particolare l'associazione internazionale si concentra molto sugli eventi formativi. Noi è solo dall'anno scorso che è attiva, quindi l'anno scorso abbiamo fatto 5 webinar. Quest'anno vogliamo ampliare la varietà degli eventi anche con cose diverse come discussioni sui libri, eccetera. Soprattutto l'associazione internazionale vorrebbe avere una massa critica, una presenza, per poter rendere riconosciuto il Maladaptive Dreaming come un disturbo. Essere riconosciuto in modo che le persone, gli psichiatri, gli psicologi sappiano che cos'è e come trattarlo. Avere appunto un'associazione di persone iscritte che esiste, quindi un'associazione formale, ci permette questo. Oggi l'associazione internazionale è comunque registrata in Italia, in futuro, chi lo sa, potremmo farla diventare qualcos'altro, avere anche altre sedi in altri paesi, ha comunque già tutti i soci da tutto il mondo. Ecco, è veramente importante l'ufficialità di questo disturbo, perché non vogliamo più che le persone si sentano sminuite quando dicono fantastico troppo. L'approccio mio, almeno personale, al Maladaptive Dreaming, quando le persone mi chiedono cosa devo fare, come si fa a smettere di fantasticare, io tendo a fare questa distinzione. Ci sono i rimedi e c'è la soluzione. Sono 2 cose diverse e sono entrambe valide. I rimedi sono delle tattiche che si attuano nel quotidiano per ridurre le fantasie.
E qua la fantasia delle persone, la creatività è veramente ampia. Abbiamo discussioni intere sulle persone che condividono i loro modi, no? Appunto nascondo le cuffiette, metto le sveglie, metto dei vocali, mi dico a voce alta che tutto questo non è reale. Questo appunto comprime il tempo della fantasia in maniera meccanica, ma la soluzione vera avviene quando io mi dimentico di fantasticare, quando i sogni non sono più necessari. Quella è veramente la soluzione. E questo è quello che io dico alla fine, che quello che è importante è guarire la vita, che significa appunto anche andare in terapia, andare a fondo dei propri problemi, perché spesso questa urgenza, questa dipendenza avviene proprio perché ci sono anche altri problemi che rendono la vita difficile, l'ansia, la depressione, la solitudine, l'insoddisfazione, e pertanto i sogni sono una medicina, una morfina che mi aiuta ad andare avanti con la vita, ma se io non sento il dolore non lo posso affrontare. Quindi guarire la vita. Ieri parlavamo del fatto che tanti maladatti di dreaming dicono io non vorrei smettere di fantasticare, ed è vero, loro tante volte non vogliono, perché i maladatti dei dreaming, le fantasie, sono una parte dell'identità, ed è una parte enorme se pensiamo a quanto tempo viene dedicato alle fantasie. Io ho questa dimensione enorme della vita che è fantasia. Se io la tolgo mi resta un buco. Cosa faccio? Come faccio a esistere con un buco? E questa è la paura dei maladatti dei dreamers, la paura inconscia. E quello che io dico loro è: quel buco non ci deve essere, crescerà qualcos'altro. È per questo che forse è meglio fare il contrario, iniziare a far crescere altre parti della personalità, far crescere altra vita, soddisfazione, interessi, relazioni. Allora a quel punto i sogni si prosciugano, non diventano più così necessari. Noi come maladatti dei dreamer abbiamo vissuto solo questa vita, siamo dentro il nostro corpo, non sappiamo com'è, non sappiamo come vivono gli altri, com'è una vita senza fantasia, ci fa paura. Quello che si scopre uscendo dal maladatti dei dreaming è che la vita senza le fantasie è più ricca e più piena. Il che non significa eliminarle, significa non renderle più disfunzionali. Appunto, abbiamo avuto anche testimonianze di persone che sono immersi dei dreamers, che magari appunto fantasticano per addormentarsi o per puro piacere. Se non impatta negativamente va benissimo. Il problema è appunto quando diventa un vuoto nella vita. Guarire la vita è la mia frase con cui io accolgo insomma di solito le persone nell'associazione come obiettivo, e vi voglio lasciare con questa frase. Vi ringrazio, questi sono i loghi dell'Associazione Italiana e quella internazionale, davvero sono molto emozionata di essere qui. Vi lascio, se volete farvi le foto, questi sono i nostri riferimenti. Ringrazio tantissimo la dottoressa Maria Signorelli che ci ha ospitato qui del Policlinico, e la dottoressa Fisichella che con tantissimo entusiasmo mi ha contattato e mi ha detto: voglio fare qualcosa perché ho scoperto il maladatti di dreaming in una mia paziente e dobbiamo fare qualcosa. Veramente grazie, davvero. Un ringraziamento personale anche a Sara perché ha fatto tantissimo per rendere possibile l'evento. Ora lascerò la parola al prossimo intervento, che è il professor Eli Sommer, con cui anche mi lega un'amicizia profonda, appunto ci siamo conosciuti 15 anni fa e la sua ricerca ha cambiato la vita di molti. Grazie per questo intervento e per la passione e l'emozione che c'è dietro questo. Per chi non ha pratica col mondo delle associazioni non è facile comprendere quando lavoro c'è dietro, cioè quanta fatica c'è nel costruire le cose. Un ringraziamento va anche alla dottoressa perché ci ha aiutato nella parte grafica e quindi anche delle locandine o nell'organizzazione.
Adesso presenterò il professor Elie Sommer in inglese. Volevo dirvi che dopo la sua lettura magistrale, se qualcuno ha il piacere di fare delle domande, la dottoressa Franco ci aiuterà facendo una traduzione simultanea sia delle domande che delle risposte. L'intervento è in inglese. Nel QR code che abbiamo fatto passare all'inizio c'è la possibilità di scaricare e di avere così le slide per poterle seguire. In alcune di queste il dottore Ferrigno ha fatto lo sforzo di mettere una parte in italiano per chi magari ha più difficoltà con la lingua inglese. It is my pleasure to... Un attimo? Sì, perché Un attimo che avviamo il collegamento. già siamo in contatto con Sara, digli di entrare. Scusate qualche minuto ovviamente per il collegamento. Il professore Elie Sommer si trova in Israele e quindi ha deciso di partecipare collegandosi con noi. Intanto ve lo introduco in italiano, è il professore emerito all'Università dell'Haifa ed è stato il presidente sia dell'Associazione Europea che dell'Associazione Internazionale sul Trauma e la Dissociazione. Can you Hi, see my Professor slide? Sommer. Just 1 minute. It is my pleasure to introduce you all to today's special guest, Professor Elie Sommer. He is Professor Emeritus of Clinical Psychology at the Haifa University School of Social Work in Israel. He is the former president of both the European Society for Trauma and Dissociation and the International Society for Study of Trauma and Dissociation. In 2016, he gained worldwide attention for coining the term maladaptive daydreaming, which we are honored to have him speak about today. With further ado, Professor Sommer, the floor is yours. Thank you. It's a pleasure being with you. I hope you can hear me clearly. Thank you for inviting me. Today I'm going to share with you some of the latest findings on maladaptive daydreaming. But first, let me quickly go through the definition of what are we talking about. So the phenomena is associated with excessive, very vivid fantasy activity, but that in itself is not sufficient to make it a disorder. We have evidence that it can interfere seriously with daily functioning and also create distress. It involves absorption, dissociative absorption. We're going to talk about it a little bit more later on, but this is a compulsive form of absorption that engages a very detailed, emotional daydreams that are often accompanied by movement, repetitive movements and facial expressions. We're going to talk about that also later on. This behavior can also, as I said, lead to not only distress, but an impairment of functioning, social functioning, occupational or academic functioning. And so the fact that it creates obstacles in achieving personal growth provides it with the hallmarks of what is considered a disorder. What we also know about maladaptive daydreaming that makes it a unique phenomenon, that it is triggered by external stimuli. It can be triggered by music. It can be triggered by the walking and the stereotypical movements.
And we also know that it can serve as a coping mechanism for trauma or emotional distress, very much like other dissociative disorders. The point is that maladaptive daydreaming, when we are thinking about how to classify it, where to classify it in the world of psychiatric nosology, so I already suggested that it is perhaps classifiable as a dissociative disorder, but we also know that people with maladaptive daydreaming have difficulties controlling their daydreaming because of this compulsive nature and its addictive properties, potentially also be classified as a behavioral addiction. Let me also share with you that we have just received good news that a paper that is titled Maladaptive Daydreaming Should Be Included as a Dissociative Disorder in Psychiatric Manuals, a position paper, has been accepted for publication in the prestigious British Journal of Psychiatry. This paper is co-authored by all the leading experts in the dissociative trauma and dissociation field, including former presidents of the International and the European Societies for Trauma and Dissociation, and also two prominent Italian researchers, Alessandro Musetti and Adriano Schimenti. As you can see from this slide and the following slide, many Italian researchers have already shown interest in this phenomena and have published considerable amount of relevant data in the scientific literature. So it's encouraging that the phenomena gains interest among Italian scholars and academics, and now I'm really delighted that people in the field, in the clinics, are starting to identify this phenomena and learn more about it. So let's look a little bit at some theoretical perspectives on maladaptive daydreaming, and I want to argue today that it's a dissociative construct. As my introduction has shown, I am a dissociative clinician, a dissociative disorder clinician. So most of my lifetime research and clinical practice has been dedicated to the treatment of survivors of severe prolonged trauma with dissociative disorders, and it was in this clinical context that I identified this disorder. So what is our current understanding of maladaptive daydreaming? So Frank Putnam is a leading theoretician and clinician in the field of dissociative disorders. So he identified 3 dissociative related processes. First, the division of attention into 2 or more streams of consciousness. Then he talked about compartmentalization of information and affect. So that would be, for example, feeling emotionally numb or disconnected, like in depersonalization disorder, or the compartmentalization of information manifested in dissociative amnesia, when information that is stored in the brain is not available to the conscious awareness. And the third element or process in dissociative disorder is the alteration of identity or the distancing from the self, which is manifested most dramatically in dissociative identity disorders. So these functions represent incremental levels of disintegration, with the third function on the slide probably evolving from the former ones. So Putnam described the division of attention as a core dissociation-related process in which an individual awareness is split into 2 or more simultaneous streams of consciousness. So this can range from multitasking
such as when a person washes dishes and thinks about other issues, or drives a car for miles without remembering the journey because their attention was divided between driving and daydreaming. So it can range between that, which is normal, to situations where dissociated streams of consciousness operate independently or excessively, potentially interfering with attention to real life obligations and disrupting the daily functioning, such as in maladaptive daydream. So we are talking here about a form of dissociative absorption. So we already know that one cluster of symptoms in dissociative disorder is called absorption, excessive involvement in a certain stimulus. Some scholars in the field of dissociation argue that absorption should not be considered dissociative, should not be considered pathological, but we are identifying now an absorptive process, maladaptive daydreaming, that is characterized by very intense absorption at the expense of sometimes of adequate and proper functioning. So our accumulating data show that we are talking about a mental process that is disordered, that is pathological. So normal dissociative absorption is, as I said, the tendency to become fully immersed in a movie, in a book, or so that these are external stimuli, or internally, such as in daydreaming. We're talking about a narrowing of attention. So the surrounding stimuli are fading away. This is at the normal end of the spectrum. And this is, when I'm talking about narrowing of attention, I'm alluding also to a process that could be potentially similar to hypnosis. So let's take a look at the continuum of dissociative absorption spanning from the normal to the maladaptive. So here is a model, a proposed model. I know it's a lot of information to put on the slide, but in this model, we are arguing that maladaptive daydreaming, first of all, is based on a diathesis. A diathesis is actually a predisposition or a vulnerability to developing a certain condition. So we are talking about a trait that people are probably born with, maybe with genetic components, a trait for dissociative absorption, for imaginative involvement. It's a trait, for example, that I do not have. I am unable to fantasize things very vividly. So this diathesis, this predisposition, when people find out about it, and usually they find out about it in childhood, they start engaging in immersive or fantastic daydreaming. And that, by the way, can lead to depersonalization, derealization symptoms. By the way, these symptoms emerge when people come out of their fantasy, of their daydreaming, which is an irony. Most people with maladaptive daydreaming feel more connected when they are fantasizing and feel less connected and derealized, depersonalized when they refocus their attention to the reality. So we have this diathesis, and we add to it the positive reinforcement and the negative reinforcement. What is a positive reinforcement? This experience is reported by individuals with maladaptive daydreaming as being very rewarding, very gratifying. So naturally, people would tend to repeat or to extend an experience which feels good to them. But there is also negative reinforcement because maladaptive daydreaming, this form of immersive, absorptive daydreaming,
can regulate emotional pain and distress. So when people experience social anxiety, they can alleviate the pain of social anxiety by fantasizing themselves, for example, as being socially very popular and surrounded by friends and engaging in relationship without any problem. Of course, when we're talking about childhood trauma and problem with attachment, this form of fantasy can create as a compensatory emotional experience. And so these processes can lead to a continuum of control of the internal characters that people fantasize and continuum of a sense of agency, to what degree they feel in charge of what is happening. And this spans from some normal phenomena of a sense of thoughts that come from not from me, but from something else inside, all the way to maladaptive daydreaming and dissociative identity disorder. So this is a model that we introduced in one of our papers to explain how this, what are the processes that are involved in the development of this interesting mental behavior. So I alluded earlier to the possibility that maladaptive daydreaming could be seen as a form of hypnosis, because like hypnosis, it requires, as I said, the narrowing of attention, but also the movement, the stereotypical can serve as an hypnotic induction. And another form of hypnotic induction that people may use to narrow their attention and intensify their experience is the use of music. I'll talk about it more in a moment. Just very briefly, talking about the history of this disorder, we are despite the fact that there are only some, I don't know, 80 or so high quality scientific papers on it, many internet users embrace the term of maladaptive daydreaming. Somehow the term became viral. The people sort of are Googling their symptoms and they find out this term and they adopt it. So because the phenomena is not very known among clinicians, people with this disorder tend to form online communities and consult with each other about this. So here is an example of the maladaptive daydreaming community on Reddit. And they have 126,000 members. You see, it's the one of the most highly ranked by size community of on this platform on Reddit. Many online internet communities have formed, including Maladaptive Daydreaming Italia, which Valeria Franco is one of the most prominent leaders of this community. But again, these forums that are in Spanish, in Portuguese, in many languages, in Turkish and so on, they serve a need for people who do not get, who their symptoms are being misdiagnosed or dismissed as something normal. They still are suffering from it, so they are consulting each other online. I've conducted a Google Trends search to compare to what degree people are searching for the term maladaptive daydreaming online. This is worldwide, all the countries. So maladaptive daydreaming is in blue, and this is compared to the colorful lines below to other terms such as mind wandering or fantasizing or even dissociative disorders. And you can see that maladaptive daydreaming is a very, very popular or a highly searched item on Google. And it spikes here. First time
I think it is during the coronavirus epidemic, which is interesting. It deserves a research in itself. But parallel to this phenomena, we also find a sharp increase in the scientific literature. I think this figure of 71 is much higher, but you can see the decade of 91 to 2001, 0 publications, 2002 to 2012, 3 publications, and the next decade, 71. The many, many more, but I'm referring only to publications that are listed in PubMed or PsycInfo, these high quality depositories of literature. So this is how an emerging scientific construct looks like. There is increasing interest. In the beginning, a lot of the studies were conducted by myself and my group, but now it is not the case anymore, much to my satisfaction. So let's very quickly compare maladaptive daydreaming to mind wandering, which is a similar construct. And I think in the literature, people confuse between the two because they are not the same. So first of all, in terms of description, mind wandering is a spontaneous shift of attention from the current environment towards an internal thought or images. This is simply what happens when the mind drifts away from the present moment. In contrast, maladaptive daydreaming is much more intense, much more immersive, and involves very complex scenarios that also have a price tag to them because they can cause distress or dysfunction. In terms of voluntariness, mind wandering is typically unintentional, spontaneous. It happens without conscious control, often when the attention fades from the task. So people are not always aware that their mind wanders. To the outside onlooker, they look as if they are zoned out, as if they are daydreaming, but they're not engaged in scripting elaborate fantasies. In maladaptive daydreaming, on the other hand, it is much more intentional and much more immersive. And people create special time and special circumstances to engage in this mental activity. So it is, and they often experience a desire, an urge to return to this, to do it more. So this is much more intentional and voluntary. In terms of duration and depth, usually mind wandering is very brief and transient. It's fragment and content. Individuals quickly shift back from the mind wandering to the external focus, and they move from one content to the other, what to cook for dinner, what friends to invite to the party, and it's usually around the day-to-day life. Maladaptive daydreaming, on the other hand, are much longer, detailed and absorbing, and people can spend hours every day in these internal worlds and often experience difficulties coming back to reality. In terms of emotional involvement, mind wandering is neutral. It has minimal emotional charges, and the content is often practical. In maladaptive daydreaming, the fantasies are very vivid and intense and evoking very powerful they can evolve powerful emotions, which sometimes are more appealing than what they are experiencing in real life. Impact on daily functioning, mind wandering is harmless. It doesn't interfere with daily activities, and it doesn't lead to any severe problems. It's just a normal state of mind when the mind is off task. It is not engaged in the task. Maladaptive daydreaming, on the other hand, can impair daily life. People can neglect social relationships, work, academic performance, and even self-care. Sometimes they daydream at the expense of eating, at the expense of going to the bathroom, or at the expense of sleeping.
In terms of relationship to mental health, mind wandering is normal and is not inherently linked to any mental health conditions. But maladaptive daydreaming often associated with depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, post-traumatic stress disorder, and dissociative disorder, and also attention deficit disorder, the inattentive type. In terms of function and purpose, mind wandering can serve as some practical problem solving, everyday problem solving. Maladaptive daydreaming often function as an escape from reality, and of course the clinical is to explore why do people prefer to live in their fantasy world instead in reality. Okay, let's move on quickly to prevalence and comorbidity. In a study that is conducted in my country, the maladaptive daydreaming point prevalence was 2.5%. So point prevalence refers to the proportion of a population with a specific condition at a particular time. It is a snapshot of the frequency of the condition within a defined population at a particular moment. So our assessment was after clinical interviews, it was 2.5%. After clinical interviews are the golden standard for diagnosis. This study did not rely on self-report, but you suggested diagnostic criteria to verify the diagnosis. The same study found that if you use only self-report without the clinical interview, that 4.2% of the community sample exceeded the cutoff score for suspected maladaptive daydreaming. The cutoff score, by the way, for the maladaptive daydreaming scale, which I'm going to show you if time permits in a moment, is 40 for English, but in the Italian study, it was 50 or 51%. In terms of comorbidity, maladaptive daydreaming behaves like many other psychiatric conditions. They are related to other conditions. So people who have PTSD also have depression, and people who have anxiety disorders can also be depressed about it, and so on. So there are many other personality disorders are also associated with affective disorders. So maladaptive daydreaming is very highly comorbid with ADHD. This is an interesting finding, which almost makes you wonder if they are not the same condition. But our group of study in my country, to a population of people with ADHD. And we found out that only 22% of the people with ADHD have maladaptive daydreaming. So this is not the same condition. What we concluded is that maladaptive daydreaming interferes with attention to the outside, because you cannot direct your attention resources simultaneously inside and outside. This is why people with maladaptive daydreaming cannot daydream when they talk to another person. These mental situations are incompatible. So one of the interesting findings is that it is possible that there is a subtype of maladaptive daydreaming among people with ADHD, the inattentive type. But we also found that it is associated with a lot of anxiety, with depression, with OCD, and so on. We are not talking about causality, about directionality here. We don't know, they co-occur, they come together. The causality is often circular. So people with emotional pain will have the ability to daydream very vividly, do it in order to regulate their emotional pain. And then when they wake up after wasting hours in their fantasy, realizing they have not accomplished anything and nothing changed in their external world, they become
more anxious and more depressed, and they compensate with more daydreaming. So it's a cycle that reinforces itself. In terms of assessment and diagnosis, I have developed a questionnaire that was translated into Italian and validated in Italy and has been studying. I showed you earlier 17 Italian studies on maladaptive daydreaming. So this is the primary maladaptive daydreaming measure, self-report measure. It is, of course, extremely useful in research, but also in clinical setting. It can identify people who are at high risk or probable maladaptive daydreamers. So in Italy, I think, as I said, the cutoff score was 50 or 51. We also have proposed DSM-like diagnostic criteria for maladaptive daydreaming. So a condition that must be present is this trait of immersive daydreaming. Is a must. Plus, we also suggest that there will be at least one other characteristic that is called for maladaptive daydreaming, and we also propose that it must create significant distress or dysfunction, and there should be a differential diagnosis to exclude other conditions, and we are listing them here. So based on that, we developed a structured clinical interview that can be used for clinical and, of course, for research purposes. The other measures that have been developed, they are all on our website. Here below you have the address, but if you Google daydreaming research or maladaptive daydreaming research, the first hit on Google will be this research website. Go to the measurement tab and you will find all the measures. You can download them and use them as you please. How much time do I have? Can you tell me? About 10 minutes or less? Because I started late, so I can't hear your answer. So, okay, I continue I'll try to be 10 minutes? 10 minutes. Okay, so we need to go very soon to the questions and answers. In terms of the phenomenology, maladaptive daydreaming is associated with movement. The internet is full of examples of people uploading. Here's an example, uploading their experiences. Here's an example of sound, but you will hear no sound because she's moving her lips and doing all sorts of movement. But okay, and here's another example. She writes here, nobody. She refers to herself as a nobody, walking in circles while listening to my saved audios and maladaptive daydreaming. So this is sort of on a quick pace here. And the internet is full, TikTok, and the people sharing their experience on maladaptive daydreaming. The point that I'm trying to put maladaptive daydreaming in a broader context, I'd like to recall a lesser known example of movement in the service of altered state of consciousness. You, of course, must be aware of trance dancing in the discotheques, in the clubs, but also in the Muslim faith, the Sufi are using movement in order as a form of active meditation
And it has been shown in research to induce an altered state of consciousness. So movement is reported as a form of self-hypnosis. And here's another form of Sufi meditational dance in Chechnya. So, you know, I've just wanted to create a broader context of why are people adaptive daydreaming movement. We don't know the exact answer to it, but people report that it helps them get deeper into this altered state of consciousness. And also some of their movements are an embodiment of the fantasies. So they act out some of the movements that they experience in their mind. And also mouth the words that are being, so people who observe them may see somebody who is moving and the mouth, they are aware, people with this condition, that they look odd, they look funny to the external onlooker, because they are not psychotic, of course. So they try to do it in private. And of course, privacy, spending many hours in privacy comes at the expense of socializing and so on. Okay, music is also important. I will not elaborate on it because of the lack of time. Let me just quickly show you some drawings. Here you see somebody with permission who is drawing her experience with music, but note, here's the music. She's trying, but something black comes out of her earphones and drips all over her. So she is in monochrome, black and white, but the fantasy world is very colorful, which we also found in other images of people with maladaptive daydreaming. They first of all, they describe the inner existence, but also frequently we find this this pattern of an external world in monochrome and an internal world that is very colorful and rich. This is another example of somebody. This is a stick figure in bed, surrounded by their fantasy with music notes and colorful bubbles, but the external environment, social life, it says all in monochrome, in black and white. Okay. There was more that I wanted to talk about. For example, treatment, maybe we leave it to the questions and answers. We already have some ideas of how to treat maladaptive daydream. Here's another good news. Last moment, yesterday, a huge meta-analysis was published with 40 studies and 25,000 participants that proved that maladaptive daydreaming is not just a pathologizing of a normal behavior, because it is distinct and associated with psychopathology. That's it. In terms of the future, early detection in childhood, we need more brain imaging studies. There's a wonderful single case study published with functional MRI that perhaps later you're going to hear about it. We also need to develop a study of treatment protocols, and what's most important, getting maladaptive daydreaming into the DSM and the International Classification of Diseases, the ICD. That's it. Thank you very much. Let's move on to questions and answers, as time permits. Thank you very much, Professor Sommer, for your participation today and for your suggestive lecture. It will be our hope to invite you to Catania to speak again soon. Adesso uno spazio per le domande che, come dicevo, saranno tradotte dalla dottoressa Franco. Chi vuole intervenire?
La professoressa Renata Rizzo, ordinario di neuropsichiatria infantile. Grazie. Thank you for your excellent presentation. Lui mi sta sentendo? Are you hearing me? There's a lot of echo, but Yes, unfortunately in this room. Qua? Ok. Good morning and thank you very much for your very brilliant lecture. I am very interested in this subject. I am a child and adolescent psychiatry, so we saw a lot of very young patients with imaginary movements, and sometimes it's very difficult to make a differential diagnosis with in the field of stereotypies and ADHD as comorbidity. My question is if you have developed some protocol or some instruments or new tools to make more defined clinical diagnosis in early adolescents or in children. yes. Well, that's an excellent question. As I pointed out in my last slide, this is an area that requires more extensive future research. As we speak, we are now embarking on a study to develop diagnostic tools for children. The problem with children, of course, is that they cannot answer self-report questionnaire. So you need checklists by teachers or parents to check out. So certain behaviors are observable, but a lot of the behaviors are mental, so they're difficult to observe. So this is a real challenge, but we are trying to overcome it. Some children at a certain age perhaps can answer modified self-report questionnaire, but we will we will develop the tool in conjunctions with parental or teacher checklists. If you want further information on it, please write to me and I will connect you with the researchers who are trying to develop this. But let me just also add that the DSM has a disorder called stereotypical movement disorder. It is under-researched. And one of the few papers on stereotypical movement disorder reports that the children who engage in stereotypical movement disorder, many of them reported they are also fantasizing when they're doing it, which is interesting. There's also been a recent study of which I am a co-author, coming from, led by pediatric neurologists from London, and they have identified in their tic and stereotypical movement disorder clinic children who engage in stereotypical movement, but also report very enjoyable fantasies. So what we did, we followed up some of these children in adulthood, not longitudinally, but we simply approached people who were formerly treated as children, but are now adults. And I don't know what are these effects. I'm creating magic here. And found out that as adults, most of them are meet the criteria for maladaptive daydreaming. They called it in London intense imagery movement, IIM. So perhaps, so it's obvious that children have this disorder because it is innate. It is as a trait. So it is obvious that we need to find it among children. And because there's no such diagnosis, psychiatrists probably classify them in what is known as ADHD or stereotypical movement disorder. But again, as I said, this issue requires further research. I agree with you. I know very well the work of Tammy Ederle. She is from Evelina Center in London. We are quite collaborating about tic disorder. Wonderful. And I have seen at least 2 or 3 patients, children with this intensive imagining activity. The difficulty is that they generally they are not referred for this motivation, but
but if you talk and give this question, you can collect this information. But I think that is a very interesting field that needs to be a lot of work in the future and the research. Thank you so much for your very excellent presentation. Thank you. La mia domanda era, ci siamo già consultate con le colleghe, io faccio insegnante in una scuola media e quindi capire quali sono i primi segnali all'interno di una classe, perché ci stiamo rendendo conto chiaramente come tutti i docenti negli ultimi anni la situazione della salute mentale dei nostri alunni è decisamente peggiorata, quindi adesso anche è venuto fuori questo problema. E quindi noi insegnanti ci siamo chiesti, proprio quando il professore parlava, come ci dobbiamo approcciare, cioè quali sono i segnali che ci portano a capire che sta accadendo questa cosa e non altro. So she's a teacher and she'd like to ask you about the behavior in the classroom. So mental health is very important also in the school, and she'd like to know how they can realize that something like maladaptive dreaming is happening in a classroom. What are the signs that we need to look for? Okay. Well, first of all, let me qualify that I am adult clinical psychology, not a pediatric clinical psychologist, and that the phenomena among children still needs to be investigated. But I think that what I know about adults with maladaptive daydreaming is that they are aware that their behavior may look odd or funny to the people who see them. So in children, it depends to what the child is self-aware or is conscientious or conscious about how she or he may appear to the others. If they are not conscientious about it, you may see them, again, moving stereotypically, which may look autistic, or we can think about any other labels giving to them, and you can see them perhaps gesturing or talking, whispering, acting out their fantasies. It is unlikely they will do it sitting in class, maybe during the break. You will find it doing more, and usually they will not interact with other children. They will, but these will be the more extreme cases. What I know from people and adolescents who have this condition, that they prefer solitude. They want to be alone. They don't want to be observed by others, and when they are alone, they feel free to do it. In children, I had some parents sending me videos of their children. So at home, sometimes they can move in circles and they're not concerned about being ridiculed at home. But how it looks in school, I don't know. So thank you for this question. And again, you are identifying gaps in our knowledge. This is a new and emerging field, so we don't know everything. Well, I guess you need to go back to your program. We're late. I'm just translating shortly your answer, just for the teacher. So, ha detto praticamente che intanto c'è una questione di autoconsapevolezza. I ragazzi che hanno maladatti dei dreaming sanno che si comportano in modo strano, che vengono percepiti come bizzarri se agiscono. Quindi un conto è se per caso li si vede mentre agiscono con movimenti stereotipati che magari potrebbero sembrare autistici, però tendenzialmente non lo fanno in classe.
Questo potrebbe essere diverso per i bambini perché non hanno ancora dei filtri, quindi magari si lasciano anche andare a fare i movimenti ripetitivi per fantasticare, però per gli adolescenti questo è più difficile e tendenzialmente preferiscono la solitudine, quindi è più difficile che avvenga in classe. Altre domande? Ok, se non... un'altra, prego. Dico in italiano così la sentono tutti. Sì. Buongiorno, buongiorno professore. Io sono uno psicologo psicanalitico. Sono entrata del tutto casualmente 5-6 anni fa a contatto con questa nuova diagnosi perché ho letto i lavori del professore Schimmenti, mia figlia ha lavorato nel gruppo con lui e da allora ho preso l'abitudine di chiedere ai pazienti se, cosa che in realtà spesso in anamnesi non facciamo, no? Se hanno un mondo fantastico dentro e come lo usano. E devo dire che mi ricordo un paziente che mi disse, sobbalzò e mi disse: ma come ha fatto a capirlo? Nessuno me l'ha mai chiesto. Quello che io volevo chiedere è che io non ho una grande esperienza, ho seguito pochi casi, però ho trovato, chiaramente con la lettura che io do, perché ho una lettura psicanalitica, dietro ad ognuno di queste persone un evento traumatico importante che caratteristico dell'età molto precoce. E ho notato che quando queste persone si rifugiavano in questo mondo di fantasticherie, in realtà era sempre la conseguenza di un evento frustrante che frustrava il narcisismo, generava una ferita narcisistica. Questa ferita narcisistica provocava rabbia, ma anziché provocare rabbia, la persona si chiudeva in questo mondo fantastico. Volevo sapere se questa è una caratteristica che è stata rilevata oppure è solo un caso dei miei pazienti, però in realtà quello che succedeva era che la fantasticheria disinnescava la rabbia distruttiva, no? Grazie. Okay, so she's a psychoanalytic psychologist. She has learned about maladaptive daydreaming 5 years ago. She was reading the Schimmenti research. It's so much echo. I can't understand you. Like this? Is it better? More echo. Okay, I'll try to understand. Okay, I'll try slowly. So she's a psychoanalytic psychology, and she has learned about maladaptive daydreaming 5 years ago when she read Schimmenti research. Avviando poco il microfono, lui sente paradossalmente meglio, perché lui acquisisce, se no sente l'eco. Okay. So I've been told that you may hear me better without the microphone. Much better. Much better. Okay. So since then, she's asking her patient if they have an inner daydreaming world. And once a patient of her said, "Oh, how did you know that? Nobody has asked me that before." So now she tried that question with her patient. And her question is about trauma, and she'd like to know if what she thinks is true. So she realized that some of her patients have had a sort of narcissistic hurt, and instead of feeling anger, they daydream. So daydreaming is like a compensation to anger. So she'd like to know if we need to do what you think about this. Yes, yes. Well, first of all, I really admire her curiosity and her application of this clinical discovery in her practice of a clinical assessment and in introducing and integrating questions and curiosity about maladaptive daydreaming in her regular assessment. That's wonderful. Because people think that they are only one in the world who have it, and they are ashamed about it. They don't talk about it. So if you don't ask,
Many of them won't tell you. When you ask, you sense a sense of relief. Well, finally, somebody understands me. There is already considerable research connecting maladaptive daydreaming with narcissistic injuries. So obviously, many of these people have serious doubts about their self-worth as a person, and have increased needs for acknowledgement, for respect, to get a sense of their self-worth. But because they were narcissistically injured, they don't dare to seek recognition in real life. So they do it in the compensatory world internally. And many of them imagine themselves as very successful, personally, socially, professionally, artistically. The tragedy, of course, is that the more time they spend compensating in fantasy, the less they do in advancing their goals in real life. But let me only just say this in conclusion. I know I could talk about it for a long time, but also my time is running out. That we have developed treatments that are based, that are focused on reducing the amount of time spent in daydreaming. But this form of fantasy, this self-hypnotic defense mechanism, often, not always, but often works as a self-medication. So before you take this addiction, the self-medication, this self-medication can develop just because people with normal childhood discover this ability, and it is so gratifying that they do it more and more and they get addicted to it. But in many cases, this person is interested in trauma. This self-medication is designed to regulate the emotional pain associated with the bad memories and the awful experiences. So before we take away the self-medication and helping them reduce their absorption in their compensatory fantasy world, it is very important to understand what is the underlying pain and to treat it and to work with it. So that's all I have to say. So there is strong evidence that maladaptive daydreaming has a significant correlation with trauma, with childhood trauma. But as I said, childhood trauma is not a condition for this, because the experience in itself is gratifying. And when children discover it, sometimes they tend to overdo it. By the way, the childhood antecedent of maladaptive daydreaming is the imaginary companion phenomenon. It's very normal. So it can develop into maladaptive daydreaming if there is a context of trauma, but also into dissociative identity disorder when the imaginary companion becomes their alternate identity. That's it. I mean, we are trying to squeeze in a semester course into half an hour. It's impossible. So I would like to excuse myself because I had other plans and we are running late, so I would need to go to. I would have loved to continue to chat with you for hours on this fascinating topic. Okay, so we'd like to thank you for being here. We'd like to thank you for being here on behalf of the Policlinico and from the association. Thank you so much, Professor Eli Sommer. Thank you for inviting me, and enjoy the rest of the conference. Thank you so much. Bye-bye. Goodbye. Poi magari glielo traduciamo direttamente. Facciamo una cosa sì. Allora, per quanto riguarda l'intervento del dottor Eli Sommer, ci impegneremo a tradurlo completamente
quindi adesso è in corso una live, ma la settimana prossima caricheremo tutto il video montato della conferenza con i sottotitoli in italiano e in inglese. Grazie. Allora, ovviamente abbiamo dato al professore Sommer più spazio anche del previsto perché era un'occasione unica per confrontarci con lui. Adesso per cui chiedo lo sforzo ai relatori che seguiranno, se è possibile, di essere un po' più celeri o nei tempi. E li ringrazio per questo. Andiamo avanti con la presentazione della dottoressa Deborah Fisichella, che è una psichiatra, psicoterapeuta e il direttore sanitario del Centro Aura. Ci parlerà degli aspetti neurobiologici del maladaptive daydreaming e dei possibili percorsi di intervento. Prego, Deborah. Grazie a tutti di essere qui. Ora, prima di iniziare la mia presentazione, vi presenterò una persona che è una paziente, di cui non dirò il nome per una questione di privacy, che sarà seduta accanto a me. Le farò alcune domande e lei risponderà. Ovviamente lei è ansiosissima in questo momento, ha ragione. Ti darò il microfono. No, vengo qui. Mi siederò accanto a lei e poi inizierò la mia presentazione. Me li togliete queste cose qua? Ce l'ho qua. Devo togliere tutto? Sì. Allora, là avete le domande, ce l'ho pure io. In che modo il maladaptive daydreaming influisce sulla tua vita sociale? Il maladaptive daydreaming mi ha bloccata nelle relazioni perché essendo timida ho tante difficoltà a fare amicizie nuove e mi arrendo facilmente se per esempio una persona mostra disinteresse e le poche amiche che sono riuscite a farmi, diciamo, nella mia vita diciamo, le trascuro tante volte perché preferisco segnare occhi aperti. Ci sono stati dei momenti in cui il maladaptive daydreaming ti ha aiutata? Sì, più che altro quando mi sentivo sola, mi sentivo confortata. Vorresti smettere di sognare ad occhi aperti? Da un lato mi piacerebbe perché vorrei vivere la mia vita vera al 100%, però ci sono affezionata, quindi è una parte di me che non so se riuscirò proprio a togliere del tutto. C'è qualcosa che tu vorresti dire a chi soffre di questa condizione e non sa come gestirla? Direi di non sentirsi sbagliati, non sentirsi soli perché ci sono tante persone come noi e ormai si sta vedendo sempre di più anche come quelli del TikTok che ha fatto vedere il professore. Comunque ci sono tante persone che anche condividono la loro esperienza, quindi non siamo tipo gli unici in tutto il mondo. E di ritagliarsi tempo comunque per noi stessi e di trovare proprio dei momenti della giornata in cui poterlo fare per potersi dividere e non trascurare, diciamo, la vita vera. Io ti ringrazio, vuoi dire qualche altra cosa? No, va bene. La ringraziamo perché è stata bravissima. Vuoi rimanere là? Ok. Allora, a questo punto inizio la mia presentazione. Speriamo di essere veloce, Maria, ho tante cose da dire, va bene. No. Allora, volevo iniziare facendovi vedere da cosa è composta la parola maladaptive daydreaming. Mal negativo, adaptive, questo meccanismo di coping negativo, durante le ore del giorno, creando questi immaginari, no? Queste situazioni così
di fantasia. Abbiamo visto che è un comportamento disfunzionale, abbiamo parlato del fatto che si sta cercando di farla diventare una sindrome clinica, è un'attività immersiva nella fantasia compulsiva con difficoltà a interromperla. Si parla di una dipendenza comportamentale caratterizzata da movimenti stereotipati. Avete visto le immagini che il professore ci ha fatto vedere di queste persone che camminavano avanti e indietro, corrono, gesticolano, no? Questa difficoltà anche di farsi vedere dagli altri. Molte pazienti, ad esempio, ci riferiscono, perché me ne sono capitate ormai diversi, ne abbiamo trovati diversi allo studio, quando trovi la prima poi escono così. Ci raccontavano che addirittura cercavano di parlare a bassa voce oppure si nascondevano per poter per poter mettere in atto questi movimenti. Sottrarre tempo alla vita reale e alle relazioni, quindi c'è questo senso di colpa per il tempo sprecato, come la paziente ha detto prima. Come dire, da un lato vorrebbe mantenere il maladaptive daydreaming e dall'altro lato vorrebbe vivere la sua vita normale. La fantasia viene usata come meccanismo di coping per affrontare situazioni eccessivamente stressanti e traumatiche. Dei fattori trigger ne abbiamo parlato prima. Scusate. Allora, dalla letteratura vediamo che ci sono diverse caratteristiche. Intanto questa attività mentale si è visto che già inizia dall'infanzia. I pazienti che abbiamo esaminato già riferiscono che avevano questo stato mentale fin da piccoli, non ricordano di averlo avuto da sempre. Viene considerato una fuga mentale da trauma infantile, una dolorosa realtà attuale, è caratterizzata da solitudine, disfunzione sociale, c'è la comorbidità con l'ADHD, questo ne abbiamo già parlato. Ci sono anche alti tassi di suicidio. Una delle pazienti esaminate infatti aveva pensieri suicidari. Prima di parlarvi di come è caratterizzato il cervello del soggetto con maladaptive daydreaming, vorrei farvi un piccolo riassunto, perché qua in aula abbiamo anche insegnanti, studenti, magari i medici, gli psicologi si fanno un piccolo ripasso. Questa è una teoria dei 3 cervelli di MacLean, caratterizzata dal fatto che MacLean diceva: noi abbiamo 3 cervelli. Abbiamo un cervello antico, che è quello rettiliano, quello in azzurro, caratterizzato dai riflessi, dagli istinti, si occupa proprio delle funzioni basilari e degli automatismi del cervello. Attorno si è sviluppato nel tempo il sistema limbico, che è caratterizzato, è il cuore emozionale, no? del nostro cervello, e l'amigdala in particolar modo è quella che appunto gestisce le emozioni, e l'ippocampo, che è la sede della nostra memoria di sistema a cui noi accediamo per la ricerca delle informazioni. All'esterno, gradualmente, si è poi creata la corteccia, la neocorteccia, che è il nostro terzo cervello, caratterizzato dal pensiero conscio. Pensate addirittura che occupa i 2/3 della nostra area cerebrale, uno spessore tra i 3 e i 5 millimetri e contiene circa 16 miliardi di neuroni. Pensate un po'. È suddivisa in 2 emisferi, sinistro e destro, collegato dal corpo calloso. La neocorteccia è caratterizzata e anche divisa in vari lobi. In particolar modo volevo soffermarmi sui lobi frontali, che è quelli che ci interessano particolarmente. Pensate che dentro i lobi frontali abbiamo la parte anteriore, che sarebbe la corteccia prefrontale, è quella che si occupa delle funzioni esecutive. Ed è quella che abbiamo visto essersi ridotta nel maladaptive daydreaming. Vedete che è in collegamento col sistema limbico, perché la corteccia prefrontale va a mediare sulle nostre emozioni. Quindi immaginate che se non dovesse funzionare adeguatamente, la parte del sistema limbico si attiverebbe maggiormente. Nello specifico, allora, quello che vi sto per dire ovviamente
è il risultato di quello che gli studiosi presuppongono che sia il cervello del maladaptive daydreaming, perché come ha detto il professore Lee Sommer abbiamo un'unica risonanza magnetica funzionale che vi farò vedere, che è un unico caso clinico che purtroppo è un fenomeno troppo nuovo, ancora siamo proprio agli inizi, no? E allora si è visto che ci sono moltissime correlazioni con l'ADHD, cioè il soggetto con maladaptive daydreaming ha un cervello simile al soggetto con ADHD e le caratteristiche sono una regolazione inefficace della corteccia prefrontale, che ovviamente si riduce, il suo effetto, cioè la corteccia prefrontale non funziona adeguatamente come nell'ADHD, c'è un'iperattività del lobo parietale, un'iperattivazione del sistema limbico, quindi l'aspetto emozionale aumenta, motivo per cui c'è questa difficoltà a ridurre questa fantasia ad occhi aperti, perché loro vivono una realtà molto forte da un punto di vista emozionale, e vi è un'iperattività di quello che ora vi spiegherò cos'è, del default mode network e questa difficoltà di passare dal default mode network al task positive network. Ma cos'è? Scusate, cosa sono? Allora, si è visto che da alcuni studi abbastanza recenti che nel nostro cervello ci sono dei circuiti neuronali che si chiamano task positive network e task negative network o default mode network. Cosa sono? Sono proprio delle aree cerebrali che si attivano contemporaneamente in determinate situazioni. Quando abbiamo un task positive network attivo, siamo impegnati in un compito, siamo concentrati e senza distrazioni, ed è qui che si attiva la corteccia prefrontale e le cosiddette funzioni esecutive. Se invece siamo in default mode network, succede che il nostro cervello si spegne, va a riposo, in quel momento si crea questa modalità di sogno ad occhi aperti, per cui proprio si innesca il pilota automatico. Allora, volevo focalizzare le funzioni esecutive, che sono importantissime. Chi di voi fa diagnosi di disturbi dell'apprendimento conosce molto bene le funzioni esecutive, perché vengono indagate con i test cognitivi come la WISE, la WISH, per poter fare diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento. E in particolar modo vi dico che, come potete ben vedere, le funzioni esecutive sono l'autoregolazione emotiva, la flessibilità, la pianificazione, l'attenzione focalizzata, la memoria di lavoro, che è importantissima, e l'inibizione della risposta. Cos'è l'inibizione della risposta? Cioè la corteccia prefrontale, quindi ci mette nelle condizioni di non dare una risposta istintiva, cioè blocca quella prima risposta che ci verrebbe istintivamente da fare o di dare. E questo è il default mode network. Vedete, è proprio il cervello che è a riposo. Queste sono appunto le aree cerebrali che si attivano durante il default mode network, e abbiamo la corteccia parietale inferiore, la corteccia cingolata posteriore, il precuneo, la corteccia prefrontale mediale, la corteccia cingolata anteriore e il lobo temporale mediale. Questi si attivano contemporaneamente quando siamo in uno stato di riposo. E si è visto che il soggetto con maladaptive daydreaming e anche con ADHD si ritrova ad avere, anche il soggetto con depressione, ora ve li farò vedere nello specifico, si ritrovano ad avere una iperattivazione del default mode network, motivo per cui la mente inizia a vagare e non riesce a rimanere concentrata. Allora, quando siamo in uno stato di equilibrio dinamico, succede che, come potete vedere nell'immagine là in alto a sinistra, vedete in rosso, non so se si legge bene, è il task positive network, mentre in azzurro abbiamo il default mode network. Quando siamo in equilibrio dinamico, quando uno dei task è online, l'altro deve essere offline necessariamente. Questo per creare un equilibrio. L'interruttore appunto di questo meccanismo è l'insula, che si trova in un altro task che è il silence network, quello in giallo.
L'insula ha questa capacità, con questo network, di decidere come un direttore di orchestra chi si deve accendere e chi si deve spegnere, così che lui dice ok, si attiva il default mode network e si spegne, diciamo, il central executive network, ad esempio, oppure l'altro si accende e l'altro si spegne. Questo permette al soggetto di stare in una situazione di equilibrio. Quando però questo switchare tra il default e il central executive network diventa repentino, il soggetto si sente stanco, non riesce a prestare attenzione a quello che sta facendo, come se fosse in un'altalena senza mai fermarsi, e quindi ha bisogno un attimino di pausa. E in questi casi, diciamo, il fatto di distrarsi diventa importante, perché la pausa diventa un vero e proprio ricostituente biologico. Quando siamo in disequilibrio, il default mode network si attiva di più rispetto al task positive network, e diventa complicato passare dal default mode network al positive network. Questo è tipico non solo del maladaptive daydreaming, ma anche di altre patologie psichiatriche come la depressione, la schizofrenia, l'ansia, e anche nell'ADHD il default mode network praticamente è iperattivo. Si è visto che a livello, io cerco di essere, più semplice possibile, perché capisco che ci sono persone che magari non possono comprendere. Tra i neurotrasmettitori la dopamina si è vista essere prodotta, cioè una grande quantità di dopamina nel cervello di un soggetto con maladaptive daydreaming, così come nell'ADHD, e questo rende questo sognare ad occhi aperti molto gratificante, come se fossimo in uno stato di dipendenza sotto l'effetto di qualche sostanza. Questo è il discorso. Quindi c'è contemporaneamente una riduzione dell'attivazione della corteccia prefrontale, quindi questa inibizione di questa capacità di controllo inibitorio da parte della corteccia prefrontale. Si è visto che i livelli di serotonina sono bassi, questo spiegherebbe l'ansia, la depressione, l'acetilcolina pure risulta essere bassa, quindi si riduce questa capacità di attenzione, concentrazione e memoria. Il GABA, che è un neurotrasmettitore inibitorio, risulta essere in questo caso ridotto, e quindi praticamente la riduzione crea questa incapacità di interrompere il flusso di fantasia. La mindfulness, ad esempio, ha questa capacità di aumentare l'attività del GABA, si è visto dagli studi. Un altro neurotrasmettitore importante è la noradrenalina. La dopamina è un suo precursore, e si è visto, mettendoli a confronto ADHD e maladaptive daydreaming, si è visto che nel maladaptive daydreaming abbiamo una iperattivazione della noradrenalina. Il cervello è come se cercasse un meccanismo di fuga mentale per gestire l'eccesso di stimolazione. Nell'ADHD invece succede perfettamente al contrario, cioè ho visto che vi è una ipofunzione della noradrenalina, provocando così scarsa attenzione e impulsività. Allora, l'uso eccessivo di fantasia porta a isolamento sociale, porta a distress emotivo, quindi il soggetto a quel punto aumenta la sua attività di fantasticare per compensare, si crea proprio un circolo vizioso. E come dicevamo prima, chi soffre di maladaptive daydreaming tende proprio a sperimentare livelli di solitudine molto elevata e lo utilizza come meccanismo di coping per affrontare questi vissuti di rifiuto sociale e disconnessione. La cosa che si vede pure è che questi soggetti sono anche in uno stato di stress. Lo stress provoca la produzione di cortisolo. Il cortisolo diventa un ostacolo neurologico perché praticamente impedisce il trasferimento delle informazioni da un neurone all'altro, e questo ovviamente crea anche una riduzione dell'apprendimento. Queste sono le varie cause, però andiamo avanti.
una cosa che si è vista è che le dinamiche familiari disfunzionali, come la mancanza di sostegno emotivo o presenza di conflitti, incoraggiano l'individuo a rifugiarsi nei mondi fantastici, e anche la costante esposizione ai contenuti digitali e quindi l'utilizzo di internet o di materiale appunto dei social media purtroppo facilitano questo processo di maladaptive daydreaming, perché creano, la vita reale diventa poco piacevole rispetto al maladaptive daydreaming. Anche le esperienze negative a scuola, il bullismo, le difficoltà di apprendimento possono alimentare questa tendenza a immergersi in fantasie come il maladaptive daydreaming. Diventa una vera e propria autoconsolazione, un meccanismo di evasione che può portare a una ridotta interazione sociale, a una sensazione di disconnessione dalle persone circostanti. Per quanto riguarda l'attaccamento, sono stati fatti anche degli studi. Ovviamente i soggetti con attaccamento insicuro sono più predisposti a isolarsi dagli altri e a costruire addirittura fantasie proprio sulle interazioni interpersonali. Quindi il maladaptive daydreaming diventa un tentativo di regolare sentimenti dolorosi di abbandono e di rifiuto. Loro si percepiscono come poco amabili e si sentono come se appunto si sentono diversi, si sentono proprio in una situazione ovviamente di disagio emotivo. Ho somministrato a due casi il Parental Bonding Instrument, che è uno strumento di valutazione che ci serve a valutare il parenting, quindi la percezione del genitore che si è preso cura di noi, e in particolar modo si è visto, vedete a sinistra c'è il test, praticamente si è visto che il soggetto a cui abbiamo somministrato i test hanno sia il padre che la madre entrambi con controllo privo d'affetto. Cosa significa? Questo test, il Parental Bonding Instrument, va ad esaminare praticamente il fattore controllo e affetto. Nell'attaccamento positivo il controllo solitamente deve essere basso, mentre l'affetto deve essere alto. Quindi questi soggetti che hanno un controllo elevato privo dell'affetto vanno poi a creare un tipo di attaccamento ansioso evitante. Questo è il test che ha fatto vedere il professore Lee Sommer, che abbiamo utilizzato pure noi. Ecco, questo è il primo case report. Vedete, questa è la prima immagine unica che abbiamo, praticamente l'unico caso clinico, perché me l'ha passato proprio il professore Lee Sommer, di una donna di 20 anni con depressione e disturbo ossessivo compulsivo, e lì da questa risonanza magnetica funzionale si è visto un assottigliamento corticale dell'emisfero sinistro, in particolar modo della corteccia temporale media, e la rete frontoparietale sinistra più piccola, e anche questo stato iperdopaminergico. Come vedete nell'immagine a sinistra, vedete tutte quelle aree in rosso? Quello è il default mode network, che risulta essere molto attivo, solo che gli studiosi si sono domandati: ma noi non sappiamo se il default mode network è evidente perché il soggetto è depresso oppure perché c'è il maladaptive daydreaming? Quindi, come potete ben vedere, siccome molte cose funzionano in ugual maniera, anche come nell'ADHD, quindi bisogna fare degli studi più approfonditi. Gli altri due casi li abbiamo esaminati allo studio, e questi due casi, in particolar modo quello a sinistra, poi ve ne parlerà nello specifico il mio caro amico professore Serafino Buono. Facendo dei test, praticamente abbiamo somministrato l'MMPI-2, che ci ha dato la possibilità di scoprire che i soggetti avevano difficoltà relazionali, conflitti familiari, ansia, depressione. Non vi era niente di psicotico, e questo ci ha confermato ed è stato questo che mi ha portato alla ricerca su internet di questo stato mentale. È stato lì che è iniziato tutto, perché con questo primo caso di questa ragazza di 22 anni che praticamente è arrivata presso il mio studio, mandata da una collega psicologa che è qui in aula con noi, la dottoressa Avanzato, grazie Claudia, e questa ragazza praticamente aveva
diciamo al momento della visita proprio presentava questi sintomi ansiosi. A me sembrava più un disturbo ossessivo compulsivo, vi dico, invece ad altri sembrava avesse un inizio di psicosi. Facendogli un MMPI abbiamo visto che effettivamente non c'era niente di psicotico, c'erano pensieri suicidari però, e allora poi abbiamo fatto una serie di altri studi. Io ho guardato su internet e lì mi è uscito il maladaptive daydreaming. Lei ha iniziato a raccontarci che faceva avanti e indietro fin da piccola, che parlava, che gesticolava, e lì mi si è aperto un mondo, è nato proprio da lì tutto questo. Poi ho sentito Valeria Franco, ci siamo messi in contatto con il professore Di Sommer, ho parlato con Maria Signorelli e da lì poi è nata l'idea di fare un convegno. E in particolar modo il test del maladaptive daydreaming voi lo potete trovare tranquillamente su internet, è scaricabile, c'è la versione italiana di Schimmenti ed è praticamente caratterizzato da questi 16 item. Dal 40% in poi già si parla di un'eventuale diagnosi, se così si può chiamare, di maladaptive daydreaming. Il soggetto aveva l'88%, l'altra figura invece ne aveva 57%. Quanto diventa importante per il soggetto maladaptive daydreaming lavorare proprio e sviluppare un'immagine di sé più positiva. Perché, riportando il discorso sull'attaccamento, se io ho avuto un attaccamento sicuro e ho un'immagine di me positiva perché le mie figure di riferimento sono state disponibili, coerenti, sintonizzate con me, io creo un'immagine di me positiva, amabile. Se questo non avviene, se io creo un attaccamento insicuro, ecco che è più facile che ho bisogno di compensare in qualche modo, e così fanno in questo caso i soggetti con maladaptive daydreaming. Ci sono, iniziamo, no, a che punto sono Maria? 10 minuti ce li ho? Veloci? 5, 4, ok, vabbè, allora vado veloce. Queste sono i modi per poter stoppare il maladaptive daydreaming, qualcosa già l'ha detta forse velocemente il professore Di Sommer, e quindi togliere la musica, programmare, togliere i trigger, fare mindfulness, andare da uno psichiatra, uno psicoterapeuta, l'utilizzo e la combinazione della mindfulness e dell'automonitoraggio in una modalità di autoaiuto online ha portato grandi benefici. La psicoterapia cognitivo-comportamentale, la mindfulness spegne l'amigdala e aumenta il volume della corteccia prefrontale, quindi anche in questi casi per il maladaptive daydreaming diventa fondamentale e riduce addirittura l'attività eccessiva del default mode network. Vi faccio vedere le prove dei trattamenti farmacologici. Allora, nel caso 1, che è stato il caso di letteratura, si è visto che gli antidepressivi purtroppo aumentano il sognare ad occhi aperti. Tutti abbiamo fatto lo stesso errore, anche io, mi sembrava un soggetto con disturbo ossessivo compulsivo, quindi ho dato un SSRI ad alto dosaggio e invece non ho fatto altro che peggiorare la situazione. La lamotrigina si è visto che portava a miglioramenti, e tutti gli antipsicotici provati, come in questo caso il risperidone e l'aripiprazolo, hanno portato a riduzione e cessazione del sogno ad occhi aperti. Nel caso invece che ho visto io, qua la venlafaxina aveva dato effetti collaterali. Mi sono resa conto che l'ansiolitico, lo Xanax che io ho somministrato alla paziente, la aiutava invece a sognare ad occhi aperti perché la faceva rilassare di più. L'olanzapina, che gli ho somministrato perché aveva pensieri suicidari, invece ha ridotto queste fantasie e l'ha riportata a dormire meglio, ad avere una migliore concentrazione. Andiamo veloce. Allora, perché gli antipsicotici? Gli antipsicotici riducono la neurotrasmissione della dopamina, ecco perché funzionano e riducono ovviamente questo fantasticare ad occhi aperti. Gli antidepressivi, siccome aumentano il rilascio di serotonina, noradrenalina e dopamina, fanno aumentare ovviamente il sognare ad occhi aperti. La lamotrigina, che è un anticonvulsivante, riduce il rilascio di glutammato. Allora qua
non so se ho 2 minuti, però si è visto che nel nucleo dorsale del RAF, del tronco encefalico, abbiamo questi neuroni del glutammato che praticamente vengono attivati e di conseguenza vengono attivati anche il sistema di ricompensa della dopamina, ed è per questo che siccome la lamotrigina riduce il rilascio del glutammato, riducendo il rilascio di glutammato anche la dopamina si riduce, ed è per questo che probabilmente ha portato a dei benefici. Ho finito, le ultime 2 slide. Quali potrebbero essere dei possibili trattamenti farmacologici? Allora, la mia supposizione è: diamo un antipsicotico che, essendo come quello che ho già sperimentato, diciamo per caso, no? Perché io gliel'avevo dato per i pensieri suicidari, diamo un antipsicotico come antagonismo dei recettori della dopamina D2 e CHT2A della serotonina per spegnere il default mode network. A questo associamo una vortioxetina che attiva i recettori del glutammato e mi fa da procognitivo, per cui mi accende il task positive network e mi riduce il default mode network, e magari forse facendo così riusciamo a non spegnere completamente il maladaptive daydreaming, perché loro non vogliono che glielo spegniamo, ma gli diamo un goccino di vortioxetina per attivare come procognitivo il task positive network. Secondo invece il caso appunto che è stato studiato in letteratura, l'aripiprazolo a 10 mg, che è un agonista parziale sui recettori D2 della dopamina, mi va a regolarizzare i livelli di dopamina, così non glieli spegniamo totalmente. Oppure la lamotrigina 25 mg, riducendo il rilascio di glutammato, mi riduce l'attivazione dei neuroni dopaminergici. Queste sono le cose che ho trovato, spero di essere stata sintetica. Se avete domande io sono qui a vostra disposizione. Grazie. Ho fatto una corsa. Ringraziamo la dottoressa Fisichella. Volevo fare solo una precisazione. Per quanto riguarda gli aspetti farmacologici, ovviamente parliamo di una condizione, come avete visto, del tutto nuova, e stiamo parlando di ipotesi che nascono ovviamente da pochissimi dati e da pochissimi pazienti e casi. Non necessariamente il maladaptive daydreaming ha bisogno di un trattamento farmacologico, ovviamente i casi che arrivano all'attenzione psichiatrica già sono dei casi che hanno delle criticità e spesso delle comorbidità, quindi questo soltanto per sottolinearlo in maniera generale. E ovviamente noi da medici e da psichiatri in realtà ci interroghiamo anche su questi aspetti, perché non avendo una definizione e anche un inquadramento diagnostico chiaro, l'aspetto del trattamento diventa una sfida ancora più complessa rispetto alle criticità di cui abbiamo già parlato. Se per voi va bene, le domande le lasciamo magari nella fase terminale, quando abbiamo la tavola rotonda, e così cerchiamo di velocizzare sui tempi. Do la parola al collega Serafino Buono, docente di psicologia clinica presso l'Università degli Studi della Core di Enna e che lavora presso l'Oasi Maria Santissima di Troina, nell'IRCS, che appunto ha sede presso l'Oasi. Grazie Fino. Impegnativo, eh? Come state? Rilassati? Stanchi? Certo, siete rilassati, stanchi, come state? Oh, nessuno ha detto bene. Oh, l'unico che sto male sono io, che ho avuto, come si dice, una mala nottata a causa della tosse. Si direbbe maladaptive night, come una cosa del genere. Per cui dei 3 cervelli di cui hai parlato, sì e no, se me ne funziona uno vi chiedo scusa se non sarò particolarmente performante, però sono stato avvantaggiato anche per ridurre i tempi, perché molte cose sono già state dette e quindi andrò abbastanza veloce. La mia relazione si articolerà in 2 blocchi. Il primo, una presentazione di carattere generale, e vi chiedo scusa se salterò alcune slide perché sono state già ampiamente dette. E la seconda è la presentazione di un caso nel profilo di funzionamento, perché questo è il compito che mi è stato assegnato. E allora direi di partire
dal tema immaginazione. Allora, il tema dell'immaginazione è, come dire, scomodando i sacri testi della psicologia, è una capacità di rappresentare un oggetto. La collega qua psicanalista la potrà dire meglio di me, un oggetto in psicologia non è una penna, una bottiglietta, è una rappresentazione fantasmatica, un oggetto assente, oppure un affetto, una funzione somatica, una tendenza istintuale non attualmente presente. Quindi la mente c'è questa capacità di rappresentarsi delle cose. Rispetto all'attività del pensare, quando noi pensiamo, l'immaginazione ha meno nessi logici, cioè non risponde risponde a un livello più economico di funzionamento mentale, psichico, e un grado minore di organizzazione. E allora io preferirei utilizzare il termine immaginazione perché l'immaginazione per certi aspetti prescinde dagli aspetti casuali, temporali e spaziali, non applica le capacità critiche che sono tipiche del ragionamento logico, del pensare, anche delle funzioni esecutive. Quindi l'immaginazione risulta meno condizionata appunto dal pensiero logico, ma molto più influenzata dalla componente emotiva ed affettiva. E allora direi che, insomma, senza andare troppo avanti, qualcuno di voi ricorderà il caso famoso di Anna O. Insomma, Freud iniziò un po' la psicanalisi, no? È un caso di isteria dove aveva anche una forte capacità di fantasticare. Però Jung successivamente preferisce utilizzare il termine immaginazione. La fantasia sarebbe una cosa un po' più, detta semplicemente, superficiale, pure in realtà illusoria, impressione fugace, eccetera, eccetera. Invece l'immaginazione viene definita appunto da Jung come una creazione attiva, finalizzata a uno scopo, cioè un pensiero costruito, ha una logica, uno storytelling, la narrazione, come vorremmo dire, risponde appunto ad una logica interna, non aderente alla realtà, anche se non interrotta, che però, se non interrotta, riesce a produrre una storia. Quindi c'è una storia di senso compiuto nel concetto di immaginazione così espresso, che mi assomiglia molto a quello che abbiamo trovato, che stiamo trovando nelle persone di cui stiamo parlando oggi, che presentano il maladaptive daydreaming. Quindi l'immaginazione può essere letta come una forma di regressione infantile, ma anche come un processo creativo. I creativi riescono a produrre pensieri e soluzioni alternative al pensiero logico, e quindi ha una funzione anche adattiva, creativa, ed è, come già stato detto, un meccanismo di evasione dalle pressioni quotidiane. Il daydreaming, invece, quello di cui stiamo parlando, il daydreaming è definita sognare ad occhi aperti, rappresenta un'attività mentale. Scusate, io sono imbottito di farmaci e ho necessità di... sognare ad occhi aperti rappresenta un'attività mentale caratterizzata dalla produzione di immagini, pensieri, sulla quale viene focalizzata l'attenzione. Questa attenzione poi distoglie la mente della persona dagli stimoli del mondo esterno. E allora, qual è il punto sul quale dobbiamo ragionare quando parliamo di maladaptive daydreaming? Il punto sul quale dobbiamo ragionare è l'intensità. Noi definiamo in psicopatologia un disturbo quando, sulla base di alcuni parametri, quando una caratteristica, un aspetto ha una certa frequenza, ha una certa durata, una certa intensità, fa soffrire, anche se non in tutte le forme psicopatologiche, e l'elemento che accomuna tutti i disturbi ha un impatto negativo sull'adattamento, cioè deve essere un qualcosa che impatta negativamente sull'adattamento. E allora diciamo il maladaptive daydreaming è stato riscontrato in tantissime condizioni, tra cui anche quelle diciamo, che hanno subito degli abusi, identificato anche nelle vittime di trauma. Quindi si configura anche come una costruzione sintomatologica reattiva a situazioni di abuso.
E quindi diciamo è caratterizzato questa attività intensa immaginativa, sollievo emotivo, perché provano anche un sollievo emotivo, e come abbiamo avuto modo di dire un ostacolo al funzionamento nella vita quotidiana. L'intensità di questa manifestazione, di questa attività immaginativa intensa determina il passare di molte ore dello stato di veglia, la stragrande maggioranza delle ore di veglia concentrate su questi aspetti. Allora si costruiscono delle trame. Le due principali forme che abbiamo raccolto, che si trovano anche in letteratura, sono quelle legate al fatto che loro possono vivere la situazione ed essere i protagonisti della storia che si costruiscono, oppure essere il narratore esterno, cioè colui che governa la costruzione della storia nella quale sono immerse. Questi sono aspetti di immaginazione i cui protagonisti in parte corrispondono a film o la persona di cui presenterò il profilo di funzionamento, una persona che attingeva molto dai libri, perché è una persona che legge tantissimo, altri prevalentemente dai video, dai film. Quindi immaginazione coinvolgente, eccesso di attenzione al mondo interiore che talora possono sostituire le relazioni col mondo reale, questo l'abbiamo già detto. E allora qual è la relazione tra processi di attenzione e maladattive daydreaming? Il professore Sommer nella sua brillantissima relazione lo ha accennato. È ovvio che se una persona sta altamente concentrata su un dato non aderente alla realtà, verosimilmente l'attenzione alle cose della vita quotidiana, a lavarsi, vestirsi, leggere, capire, studiare, relazionarsi con gli altri, viene ad essere deficitaria. Non a caso l'ADHD è una delle più frequenti comorbidità, avete visto, dal 74 al 77%, diciamo, e anche la nostra presenta una situazione abbastanza particolare, di cui parleremo. Quindi il focus frequente sulle immagini può distogliere l'attenzione appunto dall'attività di apprendimento scolastico. Il caso di cui parlerò presenta un DSA, cioè dire una forte interferenza sui processi di apprendimento. E allora il funzionamento sociale. Anche il funzionamento sociale è molto condizionato da questa situazione. Tendenza all'isolamento, riduzione dell'interazione sociale, ristrettezza di attività e di interesse. Qui vado veloce, sono cose che sono state abbastanza dette, credo che stamattina siano state abbastanza focalizzate. Rifugio della mente è stato definito, talvolta rappresenta appunto una strategia per compensare e fronteggiare le difficoltà, una forma di coping, di gestione delle difficoltà. C'è una percezione del disagio e delle difficoltà, il rifugiarsi attorno ad una fantasia costruita può rappresentare una modalità di tipo adattivo. E quindi questo uso eccessivo della fuga viene utilizzato da alcune per fronteggiare le normalissime crisi dello sviluppo. Lo sviluppo umano è fatto anche di situazioni critiche, tutte le abbiamo attraversate, in questo caso il meccanismo di ripiego è costituito da questo aspetto. Sensi di colpa, vergogna, frustrazione, ne ha parlato la dottoressa Fisichella, che ringrazio per questa intuizione che ha avuto nell'intercettare questo caso, e da qui, come dice lei, si è aperto il mondo attorno a questo tema, e io l'ho incominciata a studiare da quando mi ha sottoposto all'attenzione questa situazione, e ringrazio anche per la bella iniziativa assieme alla professoressa Signorella che avete creato. E quindi questi sentimenti di inadeguatezza che determinano una riduzione delle attività nella sfera emotiva. E allora ci sono delle ripercussioni sul benessere psicologico
E qui il punto importante sul quale dobbiamo riflettere, cercherò di chiudere poi il cerchio verso la fine, è, come diceva anche il professore Eli Sommer, cioè ci sono dei segni che appartengono alla fisiologia del funzionamento umano. Quando è che questi vanno a ostacolare il benessere in modo psicopatologico? Quando rispondono a quelle caratteristiche che ho appena finito di dire. E allora qua ci sono delle ripercussioni sul sonno, sull'alimentazione e in alcuni casi questa situazione, nella stragrande maggioranza dei casi, a dire la verità, viene percepita come egodistonica, cioè una cosa che non è in sintonia col proprio io, col proprio essere, con la propria, diciamo, sensazione di benessere, viene percepito come qualcosa da cui distanziarsi ed estraniarsi, un qualcosa che sta male. Egodistonico sta ad indicare sostanzialmente una cosa che non piace alla persona. E allora qui ci sono le caratteristiche che leggo velocemente perché sono state ampiamente dette. C'è la modalità compulsiva attraverso cui viene intrapresa l'attività di daydream. Questa è una sintomatologia basica di questo disturbo. C'è la compulsione a l'impiego della musica. Anche il nostro caso ha questo aspetto della musica, un elemento determinante. La musica rappresenta, come abbiamo visto, una specie di trigger, un attivatore di questo stato di disagio. E l'attività cinestesica, o ballare, nel nostro caso la nostra ragazza cammina nel corridoio, va e viene nel corridoio. Qui c'è la psicologa che ha fatto una brillantissima relazione su questa giovane che ho utilizzato anche per descrivere il caso. Quindi c'è questo intenso desiderio, scarso controllo e quindi questa associazione con la dissociazione. Il professore Sommer ha cercato, come dire, di identificare una base dissociativa, perché la prima cosa che viene in mente dice ma è uno stato dissociativo. Sì e no, cioè stato dissociativo sì perché si distacca, ma non è un sintomo della dissociazione, perché il sintomo della dissociazione c'è una perdita del sé, c'è una perdita dei confini con la realtà, c'è un rapporto alterato con il contesto in maniera patologica. Quindi diciamo anche questo andrebbe approfondito molto bene. Il professore Schimmente, che ringrazio, ha scritto un bell'articolo, è stato citato anche al professore Sommer, è un esperto di questa patologia, lo sottolinea come un elemento che va spesso in associazione. Capacità di distinguere l'immaginazione dalla realtà. E l'altro elemento fondamentale è che loro sono consapevoli, questo lo si è capito, già stamattina l'abbiamo detto, c'è questa consapevolezza del fatto di stare a sognare, mentre nella dissociazione o nei processi psicotici questa distinzione tra realtà e fantasia, diciamo, non è così consapevole. Quali sono le possibili spiegazioni che si trovano in letteratura e che possono tentare di spiegare, perché ancora la spiegazione nell'eziologia, nella spiegazione esaustiva è stata trovata. Scusate, io continuo. Bisogno di provare sentimenti di piacere e di eccitamento in sostituzione delle relazioni reali, cioè una forma di sostituto del piacere dato che normalmente si trovano nelle relazioni reali. Contrastare i sentimenti di vergogna e distogliere l'attenzione da altri disagi. Una spiegazione, questa è una sintesi, tutta una meta-analisi che è stata anche citata, studi che dicono che hanno altre difficoltà. Per evitare di confrontarsi con queste altre difficoltà si rifugiano in questo modo, quindi diventa un meccanismo di bisogno di percepire il proprio sé come grandioso senza necessità di relazionarsi con gli altri. Cioè l'idea che tu ti inventi una storia e comandi i personaggi ha un senso di grandiosità e che però non mette in discussione con nessuno, sfugge al senso critico, perché non lo metto a confronto con gli altri, con la realtà, me lo costruisco. E poi ci sono delle vulnerabilità neurobiologiche di cui anche la dottoressa Fisichella ci ha parlato. Anche
è tutta la base neurobiologica. Ok, le comorbilità. Con la DHD è la principale, poi abbiamo i disturbi d'ansia, i disturbi depressivi e il disturbo ossessivo compulsivo. L'elemento dissociativo, se vi ricordate, nelle slide del professor Sommer era dato al 13%, insomma c'è anche questa associazione con gli aspetti della dissociazione. Il caso che diciamo abbiamo avuto la possibilità di analizzare e studiare grazie all'invio e alla collaborazione con la dottoressa Fisichella è arrivato da noi per una valutazione dei DSA, perché tra le altre cose all'Oasi, dove lavoro, faccio clinica, abbiamo costituito da anni un'equipe che fa diagnosi di DSA anche negli adulti e quindi diciamo l'equipe è specializzata in questo aspetto. E quelli sono gli elementi principali che abbiamo cercato di raccogliere. Che cos'è che abbiamo trovato in questo caso? Vi dico gli elementi e poi verso la fine un minimo di ragionamento. E allora diciamo che deambulazione a 12 mesi, prima parola a 12 mesi, comprensione adeguata, controllo sfinterico in epoca, non problemi di scrittura, quindi alcune tappe dello sviluppo abbastanza nella norma, non c'erano segni particolari. La scrittura pure in epoca, perché poi vedremo che lei ha disgrafia invece. La terapia farmacologica che mi ha comunicato la dottoressa Fisichella è stata diciamo modificata, lo ha già detto, e da circa 2 mesi assumo l'anzapina e questo è un elemento importante perché abbiamo visto che a fronte di questo trattamento sono migliorate tantissimo le idee suicidarie, migliorato tantissimo altri aspetti che vedremo, ma anche le performance ai test, alcune prove testologiche sono diciamo aumentate dal prima e dopo il trattamento. E allora quello che abbiamo trovato, cosa abbiamo trovato in sintesi? Abbiamo trovato un DSA, un disturbo specifico dell'apprendimento, sapete tutti, i DSA sono disturbi su base neurobiologica che come dire, ostacolano l'automazione dei processi di lettura, scrittura e calcolo. Questa automazione avviene intorno ai 7-8 anni per lettura e scrittura, intorno ai 9 anni per la matematica, il calcolo. E già lei, sin da piccolina, è stata intercettata come una giovane, cioè una bambina che aveva queste difficoltà di automazione. Vedete, l'insegnante, grazie alla sintesi che mi ha fornito la collega psicologa, diciamo non leggeva bene le parole intere, non era in grado di discriminare alcuni fonemi, gli elementi tipici della dislessia. Ma una cosa molto importante, secondo me questo è un aspetto che andrebbe studiato in tutte le persone con il maladaptive daydreaming, è la coordinazione motoria. Sappiamo che la coordinazione motoria adesso la stiamo trovando dappertutto, se la analizziamo bene. Adesso stiamo pubblicando i dati sull'autismo dopo 7 anni di studi e la comorbidità maggiore dell'autismo, per esempio, è la coordinazione motoria. Nei DSA è un fattore di rischio, avere disturbi della coordinazione motoria e di linguaggio sono dei fattori di rischio e lei ha una significativa, importante compromissione della coordinazione motoria. La dottoressa Città, con la quale abbiamo collaborato nella riflessione di questo caso, che è qui presente, è un'esperta di neuropsicologia, in particolare anche dei disturbi della coordinazione motoria, ha fatto un'attenta analisi ed è stato evidenziato questo aspetto, diciamo, della coordinazione motoria, che ha a che fare poi anche con la disgrafia, mentre lei non ha problemi di disortografia. Sapete che lettura, scrittura, ortografia e disgrafia e calcolo. Lei ha più problemi nella disgrafia. Questa è una slide sulla quale bisognerebbe riflettere, perché sono molto d'accordo con quello che diceva il professor Sommer. Cioè, che cos'è che emerge? Guardate la quantità di elementi psicopatologici che abbiamo trovato in questa giovane. Allora, disturbi del sonno,
prevalentemente insonnia, tipo quella che ho avuto stanotte io, deficit di orientamento spazio-temporale, fobie, in particolare degli insetti in questo caso, introversione, timidezza, inibizione e l'abilità emotiva, ridotte relazioni sociali, poi in eretto omesso, manifestazioni di sogni ad occhi aperti sin dalle fasi precoci dello sviluppo, erano già presenti, non enfatizzate da lei, ma erano già presenti alla ricostruzione anamnestica, li ha rappresentati. Riferito al recente trauma a seguito di un lutto, si sono scatenate delle ideazioni suicidarie brillantemente fronteggiate da questo trattamento. Problematiche gastrointestinali, credenze di inadeguatezza, disturbo d'ansia e depressione. Vedete quante cose sono risultate patologiche. Che cosa ci fa pensare questo? Che, dottoressa Franca, pronto? Mi supporti su quello che dico, perché noi abbiamo dei casi di maladaptive daydreaming in cui il maladaptive daydreaming è l'elemento centrale e poi non riscontriamo particolari altre possibilità di disturbo o di disagio, mentre lo ritroviamo in quello che viene chiamato, così io l'ho definita e stamattina anche il professore Sommer la definiva così, una costellazione sintomatologica, cioè dire non hanno una cosa sola. Il maladattive si inserisce in una costellazione sintomatologica che interagisce assieme a tante altre, determinandone il livello di compromissione. Perché ci sono persone che hanno avuto, che hanno il maladattive e hanno un relativo discreto adattamento, e ci sono persone la cui sintomatologia per intensità, durata, frequenza ha un forte impatto sull'adattamento e risultano essere altamente compromesse tutte quelle variabili e il benessere psicologico di cui abbiamo parlato. Vedete, una volta che si trovano tutte queste cose, vedete che siamo di fronte a casi clinici molto, molto complessi. E allora la diagnosi e i test che abbiamo fatto sono questi. Adesso qua io non vi voglio tagliare perché dobbiamo andare avanti, faccio una carrellata dei test che abbiamo fatto e vi puntualizzo l'attenzione solo su quelli maggiormente significativi, non abbiamo tempo di analizzarli tutti. Abbiamo fatto la WISH, questo è il profilo della scala Wechsler, la conoscete tutti immagino i presenti, vero? Più o meno sì? Questo lato di più, questo lato di meno, com'è? È un profilo di funzionamento intellettivo, ci sono 4 indici e come vedete la media è qua, questa linea nera. I punti più bassi sono quelli deficitari. Quali sono quelli deficitari? La memoria di lavoro. Ecco, la memoria di lavoro è uno degli indici che troviamo sistematicamente compromessi in tutti i disturbi del neurosviluppo e tecnicamente è la prima centralina che sballa quando si incominciano ad avere i processi di demenza e di deterioramento. Quindi è una funzione importantissima, la memoria di lavoro che agisce nella memoria a breve termine. E lei questo aspetto qua ce l'ha deficitario rispetto alla media, non molto, ma c'è una discrepanza tra il profilo di funzionamento intellettivo e queste funzioni. In realtà nei DSA frequentemente troviamo bassa anche la velocità di elaborazione, quest'ultima parte qua, che lei invece prevalentemente non è marcatamente condizionata. Questa è una batteria completa di tipo neuropsicologico che esplora tutta una serie di variabili, dall'attenzione, memoria, linguaggio, e lei è pressoché nella norma in tutte le variabili. C'è un profilo di funzionamento dell'attenzione, della memoria, del ripescaggio, tutte le variabili, tranne qui appunto all'aumentare della latenza si nota qualche difficoltà. Perché sto sottolineando questo? Perché il dato che esce fuori da questo test è apparentemente o comunque nella norma, mentre poi anche questo per esempio non è marcatamente compromesso. Qui è memoria di lavoro, si fanno ripetere il numero all'inverso, memoria di cifre per chi la conosce, ripetere memoria all'inverso, e qui c'è il test di corsi. Qui è andata poco bene, diciamo. Le prove di shifting sono andate bene,
ha risposto bene, semplicemente è un po' più lenta nell'esecuzione, ma molto accurata, ha fatto pochi errori. Mentre qui, figura di Rei, chi la conosce, c'è una copia e poi c'è a memoria dopo pochi minuti, e anche qua non ha fatto molto bene, ma neanche marcatamente compromessa. Mentre qui che dobbiamo puntare l'attenzione, questo test è un test di ADHD, però è di autovalutazione, e questo test è un altro test di autovalutazione sugli aspetti dell'attenzione, percezione, eccetera, eccetera. Qual è il dato in questo caso da studiare meglio, da capire? Che l'attenzione in sé per sé, la memoria, ripescare le parole dal bagaglio semantico lessicale funzionano, ai test funzionano. Il vissuto che lei ha, la rappresentazione che lei ha di se stessa quando deve andare a fare i test di autovalutazione, come mi sento, come penso io, la mia attenzione, eccetera, eccetera, sono nettamente compromesse e deficitari. Quindi c'è questa cosa da capire molto bene tra il dato della misura, diremmo più o meno oggettiva, di alcune funzioni neuropsicologiche e invece come lei si percepisce rispetto a questi aspetti. Vedete? Anche qua il brief è un test di funzioni esecutive. Queste funzioni esecutive, sapete tutti, insomma, è una funzione fondamentale per l'adattamento, per la sopravvivenza, governa tante altre funzioni quale la pianificazione, la flessibilità, l'attenzione, lo scopo, la tendenza a raggiungere un obiettivo. Le funzioni esecutive sono tutte quelle cose che la nostra mente fa quando deve raggiungere un obiettivo intenzionalmente. Si contrappongono agli automatismi sostanzialmente. Lei qua ha qualche difficoltà, maggiore rigidità nel monitoraggio e nella pianificazione. Come ha detto la dottoressa Fisichella, all'MMPI, che è una cosa impegnativa, sono 572, 7 domande, insomma una cosa impegnativa che lei ha fatto, penso, insomma, con tranquillità, non emergono picchi di patologia, a parte l'assetimico che è un po' orientato, vedete, in senso depressivo, ma non marcatamente patologico. E qui abbiamo il test che ha detto il professore Sommer, ha presentato, l'MDS 16, il cutoff è 51, lei c'ha 88, quindi il segno del maladattivo ce l'ha, il segno, le prove. E così anche quello della coordinazione motoria, ansia e depressione sono state, diciamo, rilevate da questi test. Queste non la leggo nemmeno, vi dico solo che lettura, scrittura e calcolo sono compromessi, i gentili sono sotto i cut-off significativi e quindi alla fine noi abbiamo fatto questa diagnosi di certificazione DSA, perché la certificazione DSA deve essere finalizzata a rilevare prevalentemente degli aspetti di lettura, scrittura e calcolo, e quindi un disturbo della coordinazione motoria con i codici ICD-10, disturbo specifico dell'apprendimento con compromissione della lettura, calcolo e disgrafia, e poi abbiamo aggiunto questo aspetto ansioso-depressivo. Le ultime due slide. Questa è una sintesi un po' clinica dove aggiungiamo anche degli aspetti, diciamo, del maladaptive dreaming, oltre che di coordinazione motoria e ansioso-depressivo. Quali sono le indicazioni che abbiamo dato? Psicoterapia individuale, continuare il trattamento farmacologico e consulenza alla famiglia. Qui vorrei dire che c'è tutto un mondo da esplorare che non è stato ancora studiato in nessuno degli articoli bene che ho studiato per prepararmi questa relazione. Ho trovato lo studio della familiarità, cioè la famiglia. Io presumo che ci siano degli elementi di familiarità. Nel nostro caso i pensieri suicidari ce l'aveva pure il padre. Degli aspetti negativi, diciamo, di somiglianza, di familiarità cosiddetta positiva, li abbiamo riscontrati. Però, insomma, sono studi che andrebbero fatti a più alto spettro. Quindi strumenti compensativi e dispensativi come da DSA, e poi, diciamo, l'ultima slide per la conclusione. Ovvero, abbiamo trovato questo caso che ha DSA, disturbo specifico dell'apprendimento,
Per quanto attiene all'attenzione, non ci siamo pronunciati per un deficit di attenzione per le ragioni che vi ho detto, cioè ovvero che ai test di attenzione non risultava elementi deficitari, mentre la percezione di sé della propria attenzione era compromessa. Le comorbidità sono quelle che vi ho già detto: apprendimento scolastico, coordinazione motoria, difficoltà nelle relazioni interpersonali. L'ultimo punto, e chiudo: si sta dibattendo se spingere verso l'inserimento del maladaptive nei manuali diagnostici tipo DSM-5. Io ho avuto l'avventura, fortuna e sfortuna di collaborare nella stesura dell'ICD-11 per il capitolo della disabilità intellettiva e so come vanno queste cose. Fra l'altro faccio parte del panel di esperti, abbiamo scritto le linee guida sull'autismo all'Istituto Superiore di Sanità, e per poterci pronunciare su alcune variabili abbiamo esaminato una quantità sterminata di pubblicazioni, ma proprio tante. Qui siamo ancora nella fase, diciamo, in cui si incominciano a intravedere dei nuclei psicopatologici che possono aspirare ad avere una loro entità nosografica, ma non abbiamo una letteratura così ampia ancora da supportarla. Primo punto. Secondo punto, non credo che in questo momento esistano gli elementi per una diagnosi categoriale. Sapete tutti, adesso la nosografia non si muove più in un'ottica categoriale, ma in un'ottica dimensionale. Che significa? Significa che nell'ottica categoriale la scienza riteneva di sapere dove finisce un disturbo e ne inizia un altro, che c'erano dei confini molto netti. Oggi, per esempio, questo cambiamento lo percepiamo maggiormente nella diagnosi di autismo. Si parla di disturbo dello spettro dell'autismo perché è stata adottata questa logica dimensionale. Io credo che qui ci muoviamo in questo diciamo, ragionamento. Il maladattivo dovrebbe poter essere, a mio modo di vedere, molto modestamente, considerato in una logica dimensionale. Che significa? Significa che ci sono dei segni, dei sintomi nucleari, dei sintomi core, che si possono esprimere con intensità e frequenza diverse da persona a persona. Quello fa la differenza, l'intensità, la frequenza e la durata dei sintomi e l'impatto che hanno sull'adattamento. Perché poi il confine in cui ci sediamo, ci guardiamo il mare e fantastichiamo, credo che faccia parte della normalità, della neurodivergenza, come diremmo oggi. E quindi io lo collocherei più che in una logica categoriale, in una logica dimensionale, un nucleo di sintomi che si possono esprimere da persona a persona con modalità e intensità diverse. L'ultima riga però aggiunge il fatto che questa condizione deve essere ancora adeguatamente identificata e compresa e trattata proprio per dare risposta, come giustamente diceva la Presidente stamattina, di poter dire agli psicologi, agli psichiatri, ai neuropsichiatri come identificarla e come gestirla al fine di migliorare il benessere di queste persone. Vi ringrazio. Grazie al professor Buono. Continuiamo, ribadisco sempre sulla necessità di ridurre un po' i tempi. Con piacere avere qui la professoressa Laura Ferreri, che è docente di psicologia e neuroscienze della musica presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università di Pavia, che ci presenterà una relazione dal titolo Musica e Maladaptive Daydreaming, meccanismi e implicazioni. Oggi abbiamo visto quanto la musica sia coinvolta in questi meccanismi e la professoressa ci spiega come questo accade e quali sono le implicazioni poi cliniche. Prego. Buongiorno, grazie mille per la presentazione e ci tenevo anche a ringraziarvi molto per l'organizzazione e per l'invito. Sono molto contenta di essere qui oggi e faccio subito un annuncio: non sono una clinica, quindi non mi occupo di clinica, io mi occupo di ricerca di base sulla cognizione e le neuroscienze della musica. Quindi la prospettiva che vi porto oggi è quella che è appunto un po' di psicologia sperimentale e cognitiva, che cerca di andare a investigare i meccanismi alla base in questo caso del maladaptive daydreaming. Cercherò di essere
il più breve possibile su un'introduzione, anche per non essere troppo ridondante, spero che non siate troppo stanchi, però probabilmente se siete un po' stanchi avete vagabondato un po' con il pensiero durante queste presentazioni, probabilmente vi capiterà anche durante la mia presentazione, è qualcosa di normale, si è detto. E di solito viene definito come mind wandering, quindi vagabondaggio di pensiero, o daydreaming, di solito tradotto con fantasticheria. È stato accennato stamattina che spesso sono utilizzati in modo intercambiabile in letteratura, anche se possiamo definire daydreaming come una serie di elaborazioni e narrazioni molto più complesse ed elaborate. Da un punto di vista cognitivo, questi stati mentali si possono descrivere come una deviazione dell'attenzione che va verso pensieri autogenerati, riflessivi, che possono riguardare ricordi passati o piani futuri e che possono essere sia spontanei sia delle deviazioni di attenzione volontarie, come nel caso del maladaptive daydreaming. Da un punto di vista neurale, quindi a livello cerebrale, è stato accennato prima dalla dottoressa Fisichella, gli episodi di vagabondaggio di pensiero, i pensieri autogenerati, sono associati alle regioni che sono parte del Default Mode Network, quindi il DMN, che si riferisce a questa mente a riposo, che poi in realtà non è esattamente a riposo, semplicemente non è intenta in una task esterna, ma si rifà a pensieri spontanei, riflessivi, in molti casi anche autobiografici. E negli ultimi anni si è messo in evidenza come durante episodi di vagabondaggio di pensiero il DMN giochi in una comunicazione dinamica con altre regioni del cervello, come il network di controllo frontoparietale, che invece è legato in processi di attenzione e controllo che ci permettono di fare dei passaggi tra i pensieri interni e la task esterna, in quella che poi chiamiamo flessibilità cognitiva. È quello che potete vedere un po' riassunto in questa immagine, dove vedete in rosso scontornate delle aree che di solito sono legate al DMN, in blu scontornate delle aree del controllo del network del controllo frontoparietale, e in verde quelli che vedete sono dei cluster di attivazione durante pensieri autogenerati. Si tratta di un lavoro di meta-analisi, quindi che mette insieme diversi studi, e potete vedere come durante pensieri autogenerati e riflessivi si attivino aree del cervello in sovrapposizione, almeno in parte, con sia il DMN sia il network di controllo frontoparietale. Questo è quello che accade normalmente nella maggior parte degli individui, ma abbiamo visto stamattina che esiste il maladaptive daydreaming e che è un caso specifico di daydreaming con fantasie elaborate, particolarmente immersive, che interferiscono con la vita quotidiana. Questa immagine l'avevo messa un po' a omaggio di Valeria Franco, perché quando abbiamo discusso per la prima volta di maladaptive daydreaming, perché abbiamo contattato l'associazione italiana, mi aveva proprio fatto l'esempio di Netflix nella testa e mi aveva aiutato molto a entrare un po' in contatto con questo disturbo. Evito di andare nel dettaglio, perché qui sono un po' tutte delle caratteristiche del maladaptive daydreaming che si sono definite oggi. È vero che se siamo qui oggi è perché si è attivata un'attenzione particolare da un punto di vista di ricerca clinica nei confronti del maladaptive daydreaming. Ci sono delle iniziative comunità a livello nazionale e internazionale, ma è anche vero che nonostante questo i meccanismi neurocognitivi alla base e sottostanti questo disturbo sono ancora poco esplorati. Sto andando troppo veloce, mi seguite? Ok, perfetto. L'idea di questa presentazione e l'obiettivo di questa presentazione di oggi è provare a farvi capire se e come la musica possa essere considerata uno strumento abbastanza speciale e molto interessante per accedere ai meccanismi alla base del maladaptive daydreaming. Perché? Per diverse ragioni. La prima ragione è che sappiamo da decenni ormai di ricerca in psicologia e neuroscienze della musica che la musica è un forte modulatore di emozioni, quindi è particolarmente efficace nel cambiare il nostro stato emozionale e modulare gli stati di coscienza, e questo spesso promuove dei fenomeni di assorbimento particolarmente intenso. La musica è tra i modi più efficaci che abbiamo per
vivere delle esperienze emotive. In quanto esseri umani, la ragione principale per cui ascoltiamo musica è perché è in grado di modulare le nostre emozioni. Lo fa arrivando a procurarci del piacere intenso, e questo sappiamo che lo fa attraverso il sistema dopaminergico di dopamina. Quindi quando proviamo i brividi, le emozioni musicali, attiviamo il sistema dopaminergico. E questo piacere intenso molto spesso si associa anche, o in alcuni casi si può associare a un disorientamento spazio-temporale e quindi un assorbimento totale nell'esperienza musicale. È qualcosa che possiamo osservare molto spesso nei musicisti che durante le performance entrano in questo stato di trance o di flow, di assorbimento, ma è qualcosa che può succedere anche semplicemente come fruitori, ascoltatori attivi di musica, essere trasportati in un mondo parallelo, e questo di solito favorisce esperienze immersive e creative. Ma non solo, sappiamo da diversi studi che la musica favorisce anche il mind wandering e pensieri autogenerati. Sappiamo che l'ascolto di musica, soprattutto musica triste, ovvero musica che ha una valenza emozionale negativa e un basso livello di attivazione, quindi un basso livello di arousal, porta le persone a rivolgere l'attenzione verso l'interno, quindi promuove dei pensieri che sono spontanei e autoriflessivi. L'immagine che vi ho messo è di uno studio molto interessante che è stato condotto nel 2017, a cui ai partecipanti si facevano ascoltare diversi tipi di musica con diverse valenze emozionali, e poi si monitoravano i pensieri durante l'ascolto, i pensieri autogenerati. Quello che potete vedere nell'immagine è un po' una mappa dei pensieri quantificata, e potete vedere che durante l'ascolto di musica più triste, quindi più calma, una valenza emozionale negativa, un arousal più basso, c'è una prevalenza in azzurro nell'immagine di pensieri che sono emotivi o legati a elementi della natura, come appunto natura, ma anche tristezza, emozione, amore. Quando la musica diventa più allegra, quindi con uno stato di attivazione più alto, le immagini mentali in qualche modo escono dall'autoriflessione, e in giallo-verde vedete immagini mentali più legati alla danza, ma anche alla socialità, alla spiaggia, agli amici, eccetera. Quindi questo per dirvi che è un esempio importante di come la musica possa favorire dei pensieri autogenerati riflessivi. In questo stesso studio ai partecipanti veniva richiesto di ascoltare la musica durante una sessione di risonanza magnetica funzionale, ed è stato visto come proprio durante la generazione di pensieri autoriflessivi c'era una maggiore attivazione a livello neurale del default mode network, quindi quelle stesse aree di cui si è parlato poco fa. Inoltre, diversi anni di studi sulla cognizione musicale ci hanno portato a identificare anche i meccanismi alla base e grazie ai quali la musica riesce ad indurre delle emozioni e degli stati di assorbimento, e quindi ci possiamo identificare con lo studio della musica e con l'utilizzo della musica degli elementi specifici. Vi ho appena portato un esempio di come la valenza emozionale e la modulazione dell'arousal, ad esempio anche con un tempo musicale più o meno forte o un modo maggiore o minore della musica, giochi un ruolo chiave. Ma sappiamo anche che la musica riesce ad evocare emozioni e stati di assorbimento promuovendo la formazione di immagini mentali e in alcuni casi promuovendo dei fenomeni di memoria episodica. Questo accade ogni volta in cui associamo un evento, un episodio della nostra vita a un brano specifico, e poi ogni volta che riascoltiamo quel brano possiamo rievocare in modo molto dettagliato l'evento, le persone e i ricordi associati. Ma non solo, è stato detto in diverse presentazioni oggi sappiamo che la musica è qualcosa di particolarmente presente anche nel maladaptive daydreaming. Sembra essere infatti uno dei trigger più potenti per innescare e modulare il maladaptive daydreaming, e questo di solito è riportato da evidenze aneddotiche. Qui ho messo una frase di un paziente riproposta dal professor Sommer in una pubblicazione del 2016, e ritrovate un po' degli elementi e dei meccanismi di cui vi ho appena parlato, perché il paziente in questo caso dice che per lasciarmi trasportare dal daydreaming ascolto musica in cuffia, un elemento di cui si è parlato prima, e questo lo attiva spontaneamente. Il daydreaming è un'esperienza visiva, quindi ritorniamo all'idea al meccanismo di immagini mentali. Quindi scelgo brani che mi aiutino a esprimere e comprendere le mie emozioni, è ancora il potere emotivo che gioca un ruolo chiave. A volte le scene che immagino riflettono esattamente ciò che la musica mi fa provare, a indicare quindi che la musica può guidare il contenuto del daydreaming, mi aiuta semplicemente a sentire.
Queste sono evidenze aneddotiche, come dicevo, ma è anche vero, come è stato menzionato prima, che la musica è anche un elemento chiave, un fattore chiave della Maladaptive Daydreaming Scale, quindi rientra anche un po' nei criteri, negli approcci diagnostici. Nonostante questo, però, la relazione tra musica e Maladaptive Daydreaming è ancora poco esplorata. Di solito si limita ad osservazioni che sono osservazioni qualitative, quindi a dei report dei pazienti. Non ci sono gruppi controllo, quindi non comparano Maladaptive Daydreamers a gruppi controllo in questi studi, e di solito non si confronta la musica ad altri media. Prima si è parlato di libri, video, e non sappiamo se la musica sia effettivamente più efficace di questi altri media. Quindi a partire da queste evidenze abbiamo sviluppato uno studio in cui l'obiettivo principale è stato quello di analizzare in modo sistematico il ruolo della musica comparato ad altri media, nel daydreaming sia normale sia nel maladaptive daydreaming, attraverso il confronto tra maladaptive daydreamers e controlli, e questo l'abbiamo fatto attraverso una survey online. In particolare abbiamo condotto lo studio, abbiamo selezionato per la fase di analisi 137 persone, di cui 87 maladaptive daydreamers, con i criteri di inclusione e esclusione diagnostici che si sono menzionati prima, e grazie anche a un aiuto importantissimo dell'Associazione Italiana che ci ha permesso di raggiungerli un po' su tutta la rete nazionale. E abbiamo chiesto loro appunto di partecipare a questa survey online, in cui in primo luogo abbiamo chiesto di riempire dei questionari, ovviamente la Maladaptive Daydreaming Scale per valutare Maladaptive Daydreaming, ma poi a livello musicale ci siamo occupati di due aspetti principali: l'assorbimento musicale, quindi la tendenza delle persone a essere assorte nella musica, e la sensibilità alla ricompensa musicale, quindi quanto le persone derivano piacere e gratificazione dalla musica, appunto in relazione con l'attivazione del sistema dopaminergico. Inoltre abbiamo sviluppato delle domande ad hoc per capire esattamente se e come la musica agisse negli episodi di daydreaming, e abbiamo chiesto di rispondere su scala Likert, ad esempio tra 0 e 6, quanto la musica, ma anche altri media, che vi mostrerò tra poco, fosse utilizzata e fosse utile per triggerare, innescare e anche mantenere il daydreaming. Dopodiché ci siamo concentrati sull'effetto della musica sul daydreaming, e quindi abbiamo chiesto se l'utilizzo della musica in qualche modo rendesse le fantasie più vivide, più facili da controllare, più lunghe, eccetera. Quindi ci siamo chiesti un po' quale fosse il ruolo della musica sulla fenomenologia del daydreaming. Abbiamo provato a capire attraverso quali meccanismi di facilitazione la musica potesse giocare un ruolo, concentrandoci sull'assorbimento, un decoupling percettivo, l'immaginazione o appunto il potere emozionale, e poi in modo più esplorativo abbiamo cercato di capire se ci fossero delle caratteristiche della musica più importanti di altre, ad esempio il piacere, la valenza emozionale, lo stato di attivazione in cui la musica riusciva a far entrare le persone. Vi mostro un po' di risultati, se vi interessa. Allora, per quanto riguarda i questionari, non abbiamo trovato differenze significative per quanto riguarda assorbimento musicale e ricompensa musicale. Quindi in generale i controlli rispetto agli maladaptive daydreamers hanno la stessa tendenza a essere assorti nella musica e non hanno differenze in termini di self-report, di attivazione del circuito di ricompensa in relazione alla musica, che era qualcosa che in realtà ci potevamo aspettare ma che non abbiamo trovato. Quello che però abbiamo trovato è in una sottoscala del questionario di ricompensa musicale dei valori più alti nei controlli rispetto ai maladaptive daydreamers per quanto riguarda la ricompensa sociale della musica, cioè nel momento in cui vivo delle esperienze musicali traggo una ricompensa perché mi sento più legato agli altri in qualche modo, e questo ci fornisce un primo dato interessante, perché potrebbe essere che per i maladaptive daydreamers la musica intesa come esperienza musicale è meno legata ad aspetti sociali e invece più legata a esperienze introspettive e intime. Per quanto riguarda invece le domande più ad hoc, andiamo a vedere se la musica sia effettivamente, in termini quantitativi, un metodo efficace per innescare e mantenere il daydreaming. Non vi spaventate per il grafico, provo a spiegarlo un po'. Sull'asse orizzontale vediamo tutti i media che abbiamo investigato, quindi internet, film, musica, lettura, social network, TV, video e videogames.
e sull'asse verticale vedete quanto le persone riportavano che la musica fosse efficace per triggerare, per innescare il daydreaming. Una prima cosa che potete vedere è che le barre gialle sono sempre più alte delle barre grigie, il che vuol dire che i maladaptive daydreamers di solito tendono a usare tutti i media per entrare nei daydreaming in modo più efficace che i controlli. Ma un altro risultato interessante per la nostra ricerca è quello evidenziato dal rettangolo blu, che dice che la musica è in generale il modo più efficace per entrare in stato di daydreaming, e questo in modo particolare per i maladaptive daydreamers. E quindi conferma che la musica sia particolarmente efficace per innescare il daydreaming, e gli stessi dati li abbiamo trovati non solo per gli score di trigger ma anche per gli score di mantenimento. Quindi vuol dire che la musica aiuta ad entrare in uno stato di daydreaming, ma aiuta anche a rimanerci e a modularlo nel momento in cui ci siamo dentro. Per quanto riguarda i meccanismi alla base che facilitano l'entrata nel daydreaming grazie alla musica, abbiamo ritrovato che sia nei controlli sia nei maladaptive daydreamers, ma soprattutto ancora nei maladaptive daydreamers, la musica favorisce le fantasticherie attraverso una modulazione delle emozioni, promuovendo l'immaginazione mentale, quindi la creazione di immagini mentali, e promuovendo il decoupling percettivo, quindi staccando i soggetti dalla realtà sensoriale e permettendo di entrare appunto in questo mondo parallelo. E quindi questo è interessante per noi perché identifica dei meccanismi specifici che sono identificabili sul piano cognitivo, e quindi ci porta a poterli poi manipolare in laboratorio, come stiamo facendo ora in un altro studio. Per quanto riguarda la fenomenologia delle fantasie, anche qui un grafico abbastanza intenso ma non difficile. Potete vedere sull'asse delle ascisse, quindi l'asse orizzontale, come la musica va a cambiare e se la musica va a cambiare diversi aspetti delle fantasie, quindi se ne cambia il potere emozionale, la controllabilità, la facilità, la lunghezza, la memoria, il senso di realtà, la ricchezza, eccetera, quindi proprio il tipo di fenomenologia della fantasia. E la prima cosa che possiamo vedere, quindi vi provo a guidarvi un po' in questi dati, è questa, cioè in entrambi i gruppi, maladaptive daydreamers e controller, la musica rende le fantasie più cariche da un punto di vista emotivo, quindi a dare ancora una spiegazione da un punto di vista emozionale. E poi una cosa particolarmente interessante che abbiamo trovato in questo tipo di dati è una differenziazione tra gruppi. In particolare per i controlli, quindi queste due barre grigie, i controlli hanno risultati più elevati, score più elevati per quanto riguarda la capacità della musica di rendere le fantasie più legate alla loro memoria, quindi ai loro ricordi, e più ancorate alla realtà. Quindi i controlli utilizzano la musica sì per entrare in stati di daydreaming, ma questi stati di daydreaming sono legati alla loro stessa vita e alla loro vita autobiografica. Cosa invece che non è vera per i maladaptive daydreamers, che invece riportano in modo significativo di utilizzare la musica più per rendere delle fantasie più vivide e più lunghe, ma non per questo ancorate alla realtà. E quindi probabilmente non c'è una differenza in termini di processamento della musica, di trattamento della musica, ma dell'utilizzo poi che se ne fa. E quindi questo suggerisce un ruolo facilitatore sì della musica in generale per entrare in stati di daydreaming, ma un ruolo facilitatore diverso a seconda del gruppo. Ultimi dati, che erano quelli che ci interessava esplorare un po' di più, se ci fossero delle caratteristiche specifiche della musica che favorissero l'entrata in daydreaming. Abbiamo trovato due aspetti principali che si rifanno un po' a letteratura. Uno, la valenza emotiva, in questo caso una valenza più positiva che potrebbe essere in contrasto con la musica triste di cui parlavo prima, e l'altro invece il piacere sentito e provato durante l'ascolto della musica. Quindi più la musica è piacevole, più porta a entrare in stati di daydreaming, e quindi c'è un ruolo chiave del potere emozionale e del valore edonico della musica. Mi guardate perché devo... Sì, ok. Va bene. Allora, vado velocissima su questo solo per dirvi che sulla base dei risultati che abbiamo trovato
e in particolare il decoupling percettivo stiamo svolgendo uno studio in questo caso sperimentale in cui facciamo una task attentiva tipica che è un go-no-go, si chiede ai partecipanti di schiacciare dei tasti in un caso e inibire la risposta in un altro, ma lo facciamo con o senza musica. E quello che abbiamo visto mettendo delle sonde di maladaptive di mind wandering durante questa task è che i maladaptive daydreamers non hanno più episodi di distrazioni dei controlli durante il silenzio, ma sì ce li hanno durante la musica, indipendentemente che sia positiva o negativa. Vado verso le conclusioni in modo rapido e spero indolore. Quello che abbiamo cercato di dimostrare un po' con questo studio è che la musica stimola e modula il daydreaming, influenzandone il contenuto. Questo è vero in tutta la popolazione generale, ma in particolar modo con un'interazione significativa nei maladaptive daydreamers. E modula gli stati di coscienza attraverso 3 meccanismi principali, evocando emozioni, stimolando immagini mentali e promuovendo il decoupling percettivo. E questo ci fa pensare che la musica possa essere considerata come un vero filtro che permette di filtrare le informazioni esterne per concentrarsi poi all'interno di un mondo immersivo che può essere diverso tra controlli e maladaptive daydreamers. E le differenze che abbiamo visto tra gruppi ci fanno interpretare i dati in questo senso, cioè nei controlli la musica potrebbe sì promuovere un daydreaming che però è positivo e centrato sulla realtà, mentre nei maladaptive daydreamers potrebbe avere un ruolo più disfunzionale, negativo, promuovendo quindi delle fantasie che sono dissociative in modo più lungo e più vivido rispetto ad altri media. Quindi questo ci permette di individuare i meccanismi sottostanti o quantomeno di cominciare a farlo perché siamo ancora agli inizi di queste ricerche e anche focalizzarci sulle differenze individuali, il che ci permette di implementare delle nuove manipolazioni sperimentali per capire sempre meglio non solo sul piano cognitivo ma speriamo in futuro anche sul piano neurale che cosa accade e immaginare anche delle applicazioni terapeutiche. Nel finire vorrei ringraziare tutte le persone che collaborano su questo studio, l'Associazione Italiana Maladaptive Daydreaming, il professor Marco Sperduti dell'Università Tor Vergata e Lilia Bergel che è una nuova dottoranda che si focalizzerà su questi temi. E grazie a voi per l'attenzione. Grazie alla professoressa per l'intervento. Andiamo avanti con la presentazione del professor Antonino Costanzo, psicoterapeuta, dottor Antonino Costanzo, psicoterapeuta, psicanalista e ricercatore presso l'Università Core di Enna, che collabora insieme al professore Schimmenti, che, come diceva il professor Sommer, è stato tra i primi in Italia ad occuparsi del fenomeno, a cui avevamo chiesto di partecipare, ma in questo momento è impegnato con l'abilitazione scientifica nazionale. E il dottor Costanzo ha fatto dei lavori specifici su questo tema che oggi ci presenterà con una relazione dal titolo Abitare tra le esperienze parallele, dissociazione e daydreaming nel continuum tra normalità e patologia. Proverò ad essere più veloce possibile, però non di rito, ma con piacere. Un applauso agli organizzatori, perché se lo meritano, perché è un argomento che è passato per troppo tempo in sordina. E poi la dissociazione un po' sta cosa io la soffro, e un applauso all'associazione perché state cercando di dare dignità tra le varie cose a queste persone, quindi è la cosa più importante. Dopo di questo un altro applauso me lo merito io, ma ora vi spiego perché farò una magia. 1, 2, 3, 4, 5, via, magia, e saltiamo. Allora, andiamo un po' più al dunque della questione. Non dico cos'è il maladaptive daydreaming, l'abbiamo detto, è tutta in costruzione. Però la fantasia, come sappiamo, è qualcosa normale che, come ci dice Steiner, l'ha citato prima il professore Buono, quindi nei rifugi della mente rientra tra quelle attività che coinvolgono tutti, sia dalla normalità alla patologia. E come ci ricorda Cout, io avrò un impianto più psicodinamico, psicanalitico in questa presentazione, ok?
Come ci ricorda Cout, i bambini, ad esempio, quando isolati, quando vivono molto la solitudine, per soddisfare un bisogno narcisistico che si chiama gemellarità, poter essere con e quindi non vivere la solitudine, creano l'amico immaginario. Quindi c'è un utilizzo della fantasia come primo strumento per soddisfare dei bisogni che, se non soddisfatti, l'individuo, il bambino, tende alla frammentazione, tende ad avere dei problemi. Poi, quando ha l'opportunità di rientrare nella società e poter nuovamente soddisfare questi bisogni, accade che questa fantasia, l'amico immaginario, dice: grazie per tutto il percorso che abbiamo fatto insieme, ci vedremo più in là. Però accade molte volte che questo diventa una strategia di coping disadattiva, avete spiegato benissimo, quindi non lo ripeterò molto, di tipo additivo, di tipo compulsivo, ma anche di tipo dissociativo, perché si creano delle alterazioni degli stati di coscienza. E può diventare poi anche un disturbo. Ci tengo a dire questa cosa. Una cosa è quando mi arriva un paziente che sta utilizzando una strategia di maladaptive daydreaming disadattiva, un'altra cosa è quando c'è un paziente che soddisfa i criteri per un disturbo, perché io clinicamente lo tratto diversamente, faccio un lavoro diverso, e quindi questa è una cosa che dobbiamo sempre prendere in considerazione da clinici. Quindi che tipo di disturbo è? La letteratura sta andando sempre più nell'idea, verso l'idea che è un disturbo di tipo dissociativo. Ci sono spesso esperienze traumatiche alla base, ci sono processi ipnotici di assorbimento, i pazienti dissociativi sono quelli a più alta ipnotizzabilità, ad esempio. Abbiamo processi di distacco, alterazione di stati di coscienza, esperienze parallele e simultanee. Ma quindi che cos'è la dissociazione? Il DSM ci dice, che lo inquadra chiaramente da un punto di vista solo patologico, dice che comporta un'interruzione, una discontinuità in tutta una serie di aspetti tra la coscienza, memoria, emozioni, rappresentazioni corporee e quant'altro. E abbiamo delle classificazioni che ci dicono quali sono i disturbi tipo dissociativo. Disturbo dissociativo dell'identità, amnesia dissociativa con senza fuga. Ma solo dall'anno scorso in Italia, a distanza di circa 30 anni dalla prima pubblicazione, grazie al lavoro del professore Schimmenti ho potuto collaborare a questa traduzione, abbiamo finalmente il migliore, il più importante strumento per la diagnosi della dissociazione e dei disturbi dissociativi. Quindi abbiamo navigato nel buio per tanto tempo. È uno strumento basato su 5 sintomi fondamentali, che sono l'amnesia, difficoltà e impossibilità a recuperare informazioni e memorie personali, derealizzazione e depersonalizzazione, questo senso di distacco da sé, dal proprio corpo o dall'ambiente, confusione dell'identità, che è un sintomo poco conosciuto, che riguarda questa costante lotta interiore che spesso si manifesta con la presenza di voci, e che spesso questo è il sintomo che viene confuso con la psicosi e porta a delle diagnosi errate, e ne ho viste tantissime, e alterazione dell'identità. Cioè, avete presente film tipo Split, quando c'è l'alterazione, quello però un po' too much, chiaramente. E questo è uno strumento fondamentale perché ci permette di individuare quando c'è presenza di un sintomo dissociativo, e io lavoro in un modo, quando c'è presenza di un disturbo con un'intercetta molto chiara. Però la slide che mi interessa di più è questa. Quando ho fatto la formazione con la Steinberg, che ha creato lo strumento, ci ha presentato le bandiere rosse, cioè i motivi per cui molto spesso si sbaglia la diagnosi, e che quindi io mi ritrovo di fronte a un paziente, penso ad esempio che ha un problema di attacco di panico, avvio un trattamento e la terapia va male farmacologicamente e clinicamente. Perché? Perché mi soffermo al sintomo iniziale, non osservo, non guardo se dietro ci sta una condizione dissociativa che organizza tutta la sintomatologia. E questo è un problema clinico. Chiaramente, sotto questo punto di vista, ci poniamo la domanda: dov'è il maladaptive daydreaming? Se è un disturbo dissociativo dovrebbe andare dentro, ma ci bastano quelle 5 componenti? Forse no. Quando è una strategia compensatoria va fuori, e quindi ci serve
molto dal punto di vista clinico e di ricerca, dobbiamo affrontare questa tematica, ma la dissociazione non è solo qualcosa di problematico, è qualcosa di estremamente adattivo e gli psicanalisti, i teorici del sé sia unico che multiplo ci dicono delle cose, ci dicono che noi siamo composti da tutto un insieme di stati del sé, cioè modi di essere che si alternano momento per momento a seconda della situazione. Io qui con voi in questo momento sto mettendo dentro tutta una serie di parti di me, ma non metto dentro magari quelle più burlone, anche se all'inizio l'ho fatto perché era anche funzionale. Quindi escludo tutta una serie di parti di me e questo avviene attraverso processi associativi e dissociativi e momento per momento accade quindi questa cosa che per adattarmi io prendo sempre delle configurazioni diverse. Ora chiedo l'aiuto alla mia Valletta che non lo sapeva, quindi un applauso se può avvicinare e mi serve però può tenere il microfono, grazie. Magia. Quindi a seconda delle situazioni, le mie mani sono le situazioni, il foglio sono io, accade che io prendo una configurazione diversa momento per momento. Ma cosa accade quando entra in gioco una dissociazione bella forte a causa del trauma e delle esperienze traumatiche? Accade questo. Accade che perdiamo il nostro senso di continuità e iniziamo a saltare da una parte di noi ad un'altra parte di noi e grazie, applauso alla professoressa, e accade che proprio in quella frattura lì abbiamo la dissociazione problematica, patologica e noi lì perdiamo un senso di continuità di chi siamo noi, di percezione e tutto questo. Quindi da quando sono arrivato qui io ho cambiato tanti stati del sé, tanti modi di essere, eppure non ce ne siamo accorti. Ma se da un momento all'altro mi metto a girare la testa tipo esorcista ce ne accorgiamo tutti. Lì c'è una scontinuità, una discontinuità. Questo, ce lo spiega Bromberg, avviene attraverso un processo specifico, credo che si va avanti così, ok? Che si chiama scissione verticale. La scissione verticale, prima era stata posta una domanda sul narcisismo e via dicendo, ora ci arriviamo. La scissione verticale è quel processo, quel meccanismo di difesa che mi permette di passare da un sé all'altro, mantenendo parallele le esperienze e i miei modi di essere. In letteratura sono tanti i casi, ci sono tanti libri che ci parlano di scissione verticale, perché è uno strumento che utilizziamo tutti e permette di fare una cosa molto semplice. Io vivo una situazione con delle emozioni forti, ci sono delle memorie traumatiche, vivo un conflitto, non lo so tollerare e mi sposto in un'altra area di me dove tutto questo non esiste, dove c'è un senso di me grandioso, onnipotente in alcuni casi, o dove c'è una fantasia che mi permette di distaccarmi e sentirmi all'opposto di quel qualcosa che io non voglio sentire. E questo abbiamo visto in diverse ricerche, in diversi lavori, ad esempio citando Sommer, la dissociazione chimica attraverso l'utilizzo di sostanze. Io mi induco questo stato alterato di coscienza, perché per non vivere l'esperienza traumatica magari utilizzo la cocaina, mi sentivo impotente, potenza, energia. Cosa accade? Avevamo scritto qualche anno fa questo libro, Psicodinamica del serial killer, e analizzando i profili di queste persone abbiamo visto una cosa che in verità in letteratura era già stata presentata. Nota, con questo non dirò che chi ha il maladaptive daydreaming è un serial killer, ok? Ci tengo e specifichiamolo. Quell'uomo lì, sulla destra, è Cicatillo, ci sono anche diversi film su di lui, e disse: ho fantasticato per tutta la vita e a volte non distingo la fantasia dalla realtà. I serial killer organizzati mettono in atto due processi, in verità è uno, però dislocato nel tempo, che è appunto la scissione verticale. Cosa fanno? Hanno vissuto molto spesso delle esperienze traumatiche. Allora, primo passaggio che fanno, investono nella fantasia attraverso la scissione verticale. In questa fantasia, però, le loro fantasie sono fantasie di dominio, sono fantasie che in qualche modo ribaltano l'esperienza traumatica.
Poi non basta più questo, e che cosa fanno? In tutto ciò mi stanno chiamando al telefono, ok? E in tutto ciò cosa fanno? Non basta più la fantasia e lo devono mettere in atto per mantenersi in quella posizione lì, che è lontana da quella del conflitto e del trauma. Questo vuol dire che quando osserviamo un modus operandi, il modus operandi è il ribaltamento e il rovesciamento narcisistico, in questo caso, del trauma, ma prima passa attraverso la fantasia. Ovviamente, come dicevo prima, non tutti i maladatti deprimi, anzi quasi nessuno. Vi consiglio questo film che è tratto da questa graphic novel, I Kill Giants. Parla di quello di cui stiamo parlando noi, e qui lo utilizzo per spiegare come viene mantenuta scissione verticale sia nei pazienti dissociativi che nel maladatti daydreaming, perché entrano in gioco due aspetti. Uno è la fobia dell'affetto. Io ho difficoltà di entrare a contatto con degli elementi affettivi, emotivi specifici, e lì, quando mi ci sto per avvicinare, devo andare da un'altra parte. Ma dove vado? Vado verso tutto ciò a cui io ho investito narcisisticamente. La fantasia è un investimento narcisistico. Lì, se io ho vissuto il fatto che le ragazze non mi hanno mai calcolato in tutta la mia vita, ma so suonare la chitarra, lì io, fantastico, che mi metto a suonare la chitarra di fronte a spiaggia, si avvicina una bellissima, poi un'altra bellissima, e mi inizio a creare questa fantasia tipo Beautiful, che va avanti nel tempo per mantenerlo. Questa la chiamerebbe Glover 1914, ha una funzione controfobica, perché vivere la vergogna è qualcosa che è veramente, veramente difficile. Ultima slide. Sono stato abbastanza veloce? Fino a qui? Ok. Ultima slide. Riprendo Bromberg. Bromberg dice standing in the space, parlando dei pazienti dissociativi. Vi ricordate quell'interruzione nel foglio che vi ho fatto vedere prima, quella linea lì? Dice, noi terapeuti dobbiamo imparare a metterci lì dove c'è quell'interruzione, perché i pazienti sanno stare qui, lo sanno vivere qui, ma non sanno stare in quell'interruzione dove si perde il significato delle cose, in quella transizione. Però ho provato un po' a migliorare il termine di Bromberg riprendendo Stolorov, che a sua volta riprende Heidegger, con abitare. Noi abitiamo noi stessi, abitiamo le nostre esperienze, e qui non è un discorso di realtà versus fantasia, ma di realtà versus realtà parallela che utilizza la fantasia. Lo diceva prima benissimo la dottoressa Franco e mi è piaciuto moltissimo quel punto. E il nostro compito è imparare ad abitare l'una con dignità, l'altra con dignità, qui sto richiamando Cefez, e quello spazio tra l'una e l'altra con altrettanta dignità, perché solo così possiamo aiutare questi pazienti a recuperare la capacità paradossale di fantasticare e di sognare, perché Aristotele, se non sbaglio, qui potrei sbagliarmi, disse: solo una persona che sa fare realmente una cosa può non farla. Se io ho esigenza di andare sempre nella fantasia e non posso fare a meno di farlo, io non sono libero. Quindi mi perdo la qualità reale della fantasia. E il nostro compito è quello di permettere a tutti loro, con dignità chiaramente, di tornare a fantasticare e sognare. Se ho la possibilità di un minuto, posso, però mi serve di nuovo la valletta. Sarò velocissimo. Vi vorrei leggere una piccola parte da questo libro che vi consiglio, La cura del sé traumatizzato. Ovviamente ho perso il segno, no? Perché penso che in qualche modo è questo il percorso che un po' tutti cerchiamo di fare. Immagina di essere buttata e tenuta prigioniera in un buco cavernoso, profondo e buio. Il buco è profondo più di 1000 metri e ha muri umidi e scivolosi. Fa molto, molto freddo. In principio inizi a urlare, preghi che qualcuno ti possa sentire. Urli a squarciagola, fin quando a un certo punto ti fermi, rendendoti conto che non c'è nessuno che ti ascolta.
Spinta dalla frustrazione, ti lanci contro i muri aggrappandoti disperatamente, cercando di fissare un piede, ma senza riuscire a fare un passo in alto. La luce dall'alto diventa solo un minuscolo segnale luminoso che ti richiama, ti punzecchia e ti sfida a cercare di fuggire. Dopo un po' collassi e crolli a terra, appesantita da un esaurimento totale. Ti appallottoli su te stessa, sognando la luce che un tempo amavi e che ora desideri ardentemente. Altro tempo passa, forse ore o addirittura giorni, e ti abitui a quell'oscurità. Anche i tuoi occhi ci hanno fatto l'abitudine e il buio porta un senso di familiarità e di comfort. Dimentichi cosa sia vivere nella luce e credi di essere sempre appartenuta all'oscurità. Poi un giorno senti un rumore, all'inizio indistinguibile, poi, incredibilmente, voci. C'è qualcuno. La caverna è all'improvviso inondata di luce e in un istante il tuo mondo cambia drasticamente. Ti rintani in un angolo schermandoti il viso. Hai paura di tutta quella luce e la senti come una minaccia, una forza terrificante da temere e dalla quale nascondersi. Ti brucia gli occhi, non riesci a vedere e non riesci a rispondere a chi chiama il tuo nome. Ora desideri proprio quell'oscurità alla quale ti sei abituata. Le persone che ti cercano guardano nella grotta e ti vedono in difficoltà, abbassano la luce e la caverna diventa come al crepuscolo, né illuminata né buia, stare negli spazi. Osi aprire gli occhi, in principio esitando e battendo le palpebre per permettere agli occhi di abituarsi all'improvviso cambiamento di luminosità. Alla fine riesci a vedere la caverna per ciò che è in realtà, la tua orrenda prigione personale. I muri sono freddi e viscidi, sono coperti dal tuo sangue, il sangue del tuo sudore e delle tue lacrime. Improvvisamente vuoi uscire dalla prigione, più di tutto al mondo tu vuoi vita. E così chiami a voce alta e ti sentono, i soccorritori ti portano su, lentamente, e per ogni centimetro che vieni portata su inizi a sopportare la luce. Pian piano, pezzo per pezzo, scopri che eri fatta per vivere nella luce e non nell'oscurità e combatti per andare avanti. Alla fine sei in alto, totalmente nella luce e questo dà conforto. Voglio essere in quella luce. Grazie. Grazie ancora per questo intervento e ringrazio tutti i relatori. Ci avviamo al momento conclusivo della giornata con una tavola rotonda breve a cui chiedo di partecipare la professoressa Renata Rizzo, come già detto ordinario di neuropsichiatria infantile e direttore dell'unità operativa, e il professore Vittorio Lenzo, ricercatore di psicologia dinamica presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania. Allora un po' l'idea di trarre le fila di questa giornata è di dare a chi vuole uno spazio ovviamente di dibattito o di domande, perché l'abbiamo un po' sacrificato durante le presentazioni. Grazie intanto a tutti di essere intervenuti. Buongiorno a tutti, io innanzitutto volevo fare un ringraziamento alla professoressa Signorelli per aver organizzato questa workshop così interessante, alla dottoressa Franco dell'Associazione Italiana e Internazionale per il lavoro che fanno. Le associazioni sono accanto ai clinici e servono da pungolo a cercare di risolvere quelli che sono i bisogni non ascoltati o non completamente risolti. E volevo fare una brevissima pausa per dire due parole, perché oggi abbiamo sentito parlare di adulti e non abbiamo parlato di bambini, tranne che per brevi accenni. Perché come i nostri colleghi psichiatri sanno bene, abbiamo il problema della continuità delle cure. Molto spesso tutto ciò che poi si vede nell'età adulta inizia nell'età infantile e purtroppo o per fortuna non sempre viene attenzionato nella maniera dovuta. Proprio in relazione a quello che è l'argomento di oggi, che è stato così ben sviscerato dai relatori,
Vorrei solo accennarvi alla condizione che, se avete sentito la risposta del professor Sommer, è stata accennata. In realtà in ambito infantile, ancora meno che nell'ambito dell'adulto, esiste da poco questa categoria diagnostica che è stata proposta, che ancora all'interno del DSM-5 versione riveduta del 2022 rientra nel capitolo delle stereotipie. E voi direte: ma che c'entrano le stereotipie? Le stereotipie che sono un fenomeno comune sia in bambini a sviluppo tipico, come noi diciamo, sia in bambini con patologie quali l'autismo oppure anche disturbi neurologici, sono frequentissime, anche se non sono, come insegniamo appunto agli studenti, non sono diagnostiche per l'autismo, ma fanno parte del quadro clinico, possono essere di tanti tipi. Una sottocategoria delle stereotipie, voi sapete, le stereotipie semplici sono lo sforfallamento delle mani, il rocking, il girare su se stessi, eccetera, e non sto qua a farvi la diagnosi differenziale con gli altri disturbi del movimento, ma un sottogruppo delle stereotipie è rappresentato da bambini che, mentre hanno una serie di movimenti stereotipati, hanno quello che è un'intensa attività immaginativa che viene chiamata appunto intensive imagery movements. E la cosa che ci sono pochi lavori in letteratura, 3 o 4 lavori in tutto, la cosa che è interessante è che viene fuori che appunto questi colleghi che hanno descritto questi bambini, alcuni li abbiamo visti anche noi, ma bisogna chiedere a questi bimbi, perché come voi sapete le stereotipie molto spesso vengono poi privatizzate nel crescere, durante l'età in cui i bambini crescono, proprio perché non vengono ben accettate né dai genitori né dagli altri. I bambini, oltre che fare questi movimenti, hanno anche un'intensa attività immaginativa. Questo potrebbe essere forse il precursore del maladaptive daydreaming dell'adulto. Quindi è necessario un lavoro di ricerca abbastanza importante e probabilmente questa categoria diagnostica, così com'è per ora considerata, dovrebbe andare fuori dalle stereotipie per migrare verso un'altra categoria diagnostica. Ma io non vorrei sottrarre tempo alle domande, perché ci sono state tante relazioni molto interessanti. Abbiamo fatto appunto un excursus importante partendo innanzitutto dalla dottoressa Franco, che ci ha detto quali sono state le difficoltà, qual è stato il lavoro nella costruzione appunto dell'associazione sia nazionale che internazionale, alla bellissima relazione del professor Sommer e così via con i vari relatori. Non li sto ad elencare tutti, ma vorrei invece aprire la discussione e chiedere per ciascuno dei relatori se ci sono delle domande e poi passare anche la parola al mio co-chairman. Ci sono mani alzate? Forse su in alto. O c'è un momento al solito di rottura del ghiaccio? La facciamo, ecco, passiamo intanto la parola. Inizio con una domanda, ma non posso che ringraziare anch'io per l'invito, oltre che complimentarmi per l'organizzazione della giornata. E mi piace molto che abbia messo insieme poi la parte, diciamo, territoriale con le associazioni, con veramente il contatto con chi vive questa condizione e poi insomma l'accademia, il policlinico che è basilare. Ma ecco, io sì, ho seguito le relazioni con molto interesse, perché ognuna poi ha messo in evidenza un aspetto accanto a degli elementi di trasversalità e sicuramente penso che uno si porta dietro la questione che da oggi, anche perché prima non conosceva questa condizione, ma vede pazienti sia come psicologi che come psichiatri, neuropsichiatri, non potrà fare a meno di chiedersi anche per un momento se quel paziente vive una condizione di maladaptive daydreaming. E poi invece, passando alle domande, me ne porto anch'io tante, ma una che mi piacerebbe subito rivolgere
ai relatori della giornata è l'idea che poi, come per tanti altri costrutti psicologici, appena si allarga lo sguardo agli aspetti sottostanti, le questioni si complicano. Cioè, vedevo che la proposta dei criteri di DSM era molto chiara, cioè molto comprensibile, ma nel momento in cui si andava a guardare cos'è che sottende quel sintomo, diventa difficile capire appunto quali sono i meccanismi, i processi che in qualche modo sono responsabili di quella manifestazione sintomatica. E mi chiedevo, visto che poi ognuno dei relatori in modo molto brillante ha messo in evidenza delle relazioni fra il maladaptive daydreaming e altre questioni, sia come comorbidità, per esempio con la DHD, ma anche poi con aree come quello della dissociazione. Ecco, la mia domanda è anche se oltre a queste relazioni che potremmo definire come duali, cioè a 2 a 2, ma anche nella relazione della professoressa Ferreri, sono in corso delle ricerche che mirano ad avere un'idea di un network a cui questa condizione di daydreaming, diciamo disadattivo, maladattivo, è inserito all'interno di questa rete. Quindi, per esempio, se all'interno di questa ipotesi è possibile inserire la sintomatologia del maladaptive daydreaming, ma anche tutto l'insieme di altre fattori, altre variabili che abbiamo visto che almeno sicuramente a 2 a 2 sono collegate. Ma è libera, direi chi vuole può aggiungere qualcosa. No, vabbè, ci arrivo. L'idea della circolarità, lo diceva Ellie Sommer pure, cioè si parla di cooccorrenza, cioè situazioni che cooccorrono all'interno di una condizione più complessa e non obbligatoriamente l'uno è la causa dell'altro. Quindi di fronte a questi schemi che giustamente hai sottolineato, la complessità interpretativa è molto molto difficile da definire. Non a caso ancora la letteratura si muove, diciamo, in un ampio spettro di ipotesi, mentre quella fenomenologica la possiamo cogliere meglio, cioè la sintomatologia è evidente. Lui ha fatto questa bellissima, diciamo, relazione legata agli aspetti dissociativi che sembrano essere basilari, costitutivi di questa condizione, però quello che vediamo all'esterno, per esempio il caso che ho presentato io, ma anche gli altri casi che ha lei, che non hanno una sola condizione. E allora bisogna studiare, approfondire che relazione c'è tra queste condizioni, come si rinforzano a vicenda. Non è che c'è il maladaptive daydreaming e poi insorgono altre cose. Verosimilmente il disturbo della coordinazione, il disturbo, diciamo, d'ansia, il disturbo depressivo potevano esserci anche prima e poi si innesta questo aspetto, diciamo, del daydreaming che concorre a rendere, come hai sottolineato tu, più complessa la situazione. Questa è una sfida forte. Ritorno a dire, la mia idea non è un disturbo categoriale, cioè non è che potremmo sapere dove inizia e dove finisce, potremmo individuare dei segni, i quali segni poi si possono declinare, diciamo, in una logica dimensionale in maniera differenziata da persona a persona. Persone che subiscono il meno possibile l'impatto con l'adattamento e altre in cui viene significativamente compromessa, a maggior ragione se ci sono altre cooccorrenze. Io così la...
Forse una domanda a questo punto, se il pubblico forse è stanco, è anche un momento di ipoglicemia, se siete stati attenti per tutta la mattinata, quindi andiamo brevemente. Una domanda alla dottoressa Fisichella in relazione appunto alla terapia farmacologica che lei ci ha accennato nella sua esperienza, anche qualche dato in più se ce lo può dare rispetto alla risposta alla terapia farmacologica, e quali sono, se ci sono delle linee guida o comunque più che linee guida delle indicazioni nella letteratura internazionale. Grazie. Allora, purtroppo l'unico caso clinico che ho descritto, che poi è stato il caso che mi ha passato il professore Lisomer, ha fatto evidenziare come l'utilizzo di antipsicotici come la ripiprazolo ad esempio ha dato delle risposte positive, proprio per, come dicevo prima, proprio perché va a ridurre questa attivazione del default mode network, riducendo quindi questo fantasticare, no? E il problema è che io ho riscontrato nelle mie pazienti, perché io poi ho seguito invece un'altra linea. Io ho somministrato dei farmaci senza sapere che avessero un maladaptive daydreaming, cioè io mi sono trovata in una situazione in cui questo soggetto, che a me sembrava avere un DOC e che invece aveva, magari sì, aveva qualche, cioè aveva comunque anche un disturbo ossessivo compulsivo, però come diceva il collega, come lo dobbiamo gestire una situazione del genere? Quindi lì io ho fatto un errore, gli ho dato un antidepressivo e in quel caso ho peggiorato la situazione piuttosto che migliorarla, no? Lì c'è stata infatti una resistenza anche nel caso clinico in letteratura per quanto riguarda gli antidepressivi, quindi gli antidepressivi purtroppo da soli non possono essere assunti. Siamo partiti dal discorso dell'antipsicotico, quello è l'unico che ci ha dato dimostrazione per ridurre il livello di dopamina e quindi ridurre questo fantasticare ad occhi aperti. Il problema è che il paziente non lo vuole ridurre perché lo utilizza come un meccanismo di coping funzionale. Questo è il problema, quindi probabilmente associare, come dicevo, un antidepressivo, un procognitivo in quel caso, insieme praticamente a un antipsicotico che me lo riduce ma non me lo spegne del tutto grazie all'utilizzo anche dell'antidepressivo, magari troviamo, lo bilanciamo, ma questa è una cosa che ancora io non ho provato, vi dico la verità, cioè non c'è stato il tempo. L'unica cosa che ho potuto vedere è che con l'antipsicotico il paziente si è stabilizzato, i pensieri suicidari sono andati via perché ci è stato insegnato così a fare così e i livelli di attenzione sono migliorati. Questo è stato il risultato. Il paziente ora sta bene, però continua a fantasticare ad occhi aperti, continua ad avere l'isolamento sociale, ma a livello sintomatologico ha migliorato il sonno, il ciclo sonno-veglia, il paziente si è ristabilizzato in qualche modo. Ora voglio provare a utilizzare, oltre all'olanzapina, l'antidepressivo, e questa è la mia idea, per vedere cosa succede, se con un bilancino riesco in qualche modo a trovare la strada giusta. E ancora purtroppo dati in letteratura non ce ne sono. Questo è il primo convegno nazionale sul maladaptive daydreaming, siamo i primi in questo momento, quindi grazie a Maria per questa cosa, perché penso che l'associazione era veramente felice di accogliere questo evento, anche il professore Lisomer, perché a livello italiano purtroppo non ci sono psichiatri, non ci sono medici che descrivono, penso voi mi potete dire, voi mi avete detto forse sono stata la prima psichiatra a contattarvi probabilmente, questo è il problema, colleghi. Colgo l'occasione per dire proprio questo. Questi momenti sono dei momenti di riflessione, ma sono soprattutto dei momenti per fare network e per iniziare a lavorare da un punto di vista scientifico e da un punto di vista clinico su questi fenomeni. Quindi perché penso che possiamo andare a chiusura, oltre a ringraziarvi tutti per l'attenzione
ai relatori per l'intervento svolto e a tutti quelli che hanno partecipato, e anche in maniera specifica alla dottoressa White e al dottore Ferrigno per l'aiuto che hanno dato dietro le quinte per permettere di avere questa giornata e di cercare con i mezzi che abbiamo di avere il miglior funzionamento possibile. Ricordo a tutti questa cosa che per me è molto importante. Oggi il senso di una clinica universitaria è quella di aprirsi fortemente al confronto e al dialogo e di avere un ruolo importante nella promozione sociale e nella conoscenza e nell'approfondimento dei fenomeni. Oggi ci confrontiamo con una psichiatria totalmente nuova, inesplorata, ancora da comprendere, definire, indagare, investigare. E le modalità e le metodiche utilizzate forse fino a qualche anno fa, oggi in realtà non risultano competitive, ma soprattutto veramente non sappiamo quello che ci accade e c'è una velocità in questo cambiamento della sintomatologia, della modalità espressiva, della società che è veramente dilagante, per cui per me uno dei modi possibili è quello di dialogare costantemente su questo, dialogare con vari ambiti, su vari fronti e cercando, grazie alla collaborazione di tutti noi, di poter accogliere queste nuove sfide, aiutare le persone, i pazienti, tutto quello che accade, ma anche in qualche modo cercare di dare un sostegno alla società che cambia in maniera molto rapida e dall'altro lato chiediamo alle associazioni, alle persone, alla scuola, alle famiglie, al territorio di dare sostegno all'ambito accademico affinché non sia una condizione sterile ma sia una condizione fortemente produttiva. E con questo vi ringrazio tutti e spero a presto. Per chi vuole, venerdì prossimo ci sarà un incontro dal professore Tito Baldini, uno psicanalista che si occupa del disagio infantile. Saremo in un'aula dell'edificio 13, se qualcuno è un ambito di interesse vi aspettiamo. Una buona giornata. Ce l'abbiamo fatta.